Intervista ad Andrej Masera, mi scuso per la pronuncia, nato a Kobarid, Caporetto, il 23 giugno 1906, cassetta 1995-01A. Dica lei, e allora aveva coperto con tavole. Con tavole e poi su in carta. Ah, ho capito. Ma questo è l'originale, quel disegno là? Ma è originale, rinfrescato. Rinfrescato, ho capito. Ma ha detto come posso portare la moglie? Adesso uno dice, Adesso, per fortuna che abbiamo... adesso la gente pensa in un altro modo. Ah, proprio... lei allora però parla bene così di italiano, Sì, perché è del gruppo diciamo italiano? Io oppure... studiavo a Bologna. Ah, studiava. Ecco, poi faccio anche una foto prima che si dimentichi. E lassù, Ma lei è nato qui, insomma? qui in questa casa, in questa camera. Ho capito. E cos'era? Eravate proprietari terrieri, ho visto? I proprietari. Adesso, quando è arrivato il terremoto, Nel 76. ha sgangherato tutta la casa, Ho capito. è stato deciso di demolirla. Ok. E allora si è trovato un architetto che capiva qualche cosa. Adesso lui ha detto, questa casa è unica casa nella valle di Sonzo, non si può distruggere, Giusto. si deve riparare. Ho capito. E così lo avete... Allora il mio fratello e sua moglie con i bambini non avevano tanti soldi. Sono 600 metri quadrati complessivi. di tetto. Ah, però, tanti. E allora è stato, Allora- vi ha aiutato... diciamo... Allora loro hanno costruito un'altra casa, Ho capito. potremmo andare a visitare. Ah, no, io No, siamo... sì, Aspetta, sì. innanzitutto sento se funziona qua il registratore. A me interessa soprattutto il periodo di Caporetto. Sì, sì. Ma prima di tutto mi dica la data esatta di nascita sua. Sì. 23 6 Giugno? 1906. Ah, del 6. 23 giugno 1906. E il suo nome esatto? Andrea Masera. Andrea Masera. Masera, sì. Ho capito. E diceva Glauco, soprannome? Mia mamma voleva Slauco. Quando mi hanno portato in chiesa a battezzare, il prete ha detto, cosa questi nomi moderni? Nonno è Andrea, bisnonno è Andrea, anche questo sarà Andrea. Ho capito. E Quindi- così mi hanno dato il nome Andrea, ma mai mia mamma non mi ha chiamato Andrea, Sempre Glauco, sempre stato. che si scrive Slavsko. È Sì, così perché scritto. ecco, se vuole scriverlo lei, almeno, Forse. perché io non sono purtroppo cose Dottore in chimica, in chimica a Padova. sì, a Bologna. Ah, a Bologna, scusa. E quindi in che ramo lavorava allora? In che settore? Io lavoravo in industria, già però precisamente con 42 anni, sempre più o meno nell'industria degli oli. Ah, ho capito. Quindi Io ho cominciato a lavorare in un stabilimento dei colori e lì c'è la base, l'olio, ovvio. poi ho cambiato, Che stabilimento era? sono andato a Dubrovnik, ero direttore di un oleificio, olio, E quindi... acidi grassi, Ah, ho capito.
Allora era sotto l'Italia per caso? No. Dubrovnik? No, Mai Dubrovnik stata? è stato sotto Jugoslavia. Sempre? Sempre mai stato? No. Allora, veniamo un attimo, casomai dopo parliamo Ma mi scriva in qualche bigliettino il suo nome. Sì, scusa. Va bene. Sì, ho qui. Perché sono venuto a vedere il museo di Caporetto e ho parlato con questo signore e mi ha detto che c'era un signore che si ricordava che qui c'era il tribunale militare. Sì, era il tribunale. Allora se lei mi può raccontare com'era prima, cominciamo ancora appena scoppiata la guerra, lei ricorda perché era del 7? Io ricordo quando sono arrivati i bersaglieri erano... Ecco, com'è stato allora? Quando è scoppiata la guerra lei... Io ero un bambino, 10 anni avevo. Io era il 23 di maggio, verso le 10 credo, così. La caserma è stata qui in vicinanza di noi, ha suonato all'allarme. Noi non sapevamo Perché? cosa è allarme, perché quello non si suona. Non lo sapevate cosa fosse questo segnale? Cosa può significare? Invece arriva padre qui a cucina, Suo papà? dice sì, dice questo è allarme, vuol dire che qualche cosa è successo. E allora uno si è incamminato verso la caserma che era qui distante 100 metri, diceva l'Italia ha dichiarato la guerra all'Austria. Oh, confusione, gente cominciava a piangere, cosa sarà? 23, nota calma, andiamo a dormire, 24 Mattina? attendiamo che arrivino le truppe italiane, non si vedano, se erano svelti potevano prendere nel sonno tutti i soldati austriaci, ma erano ben pochi, erano quelli territoriali. Il 24 non c'erano, allora sono arrivati appena il 25. Ah, il 24 no, il 25? No, il 25. Verso che ora? Io, Avevo letto che erano arrivati già il 24. ma io credo che qui da giù a Ilesco sono arrivati, ma non a Caporetto. È sicuro questo lì? Senta, io possiamo controllare questa data. Non importa, dica quello che si ricorda. Sì, forse sbaglio. Non importa. Io vedo qui, sto davanti alla casa con padre, dico, padre, donne in bicicletta, erano bersaglieri con capelli. E pensavo fossero delle donne? Sì. Lei era un bambino? Io mai non ho visto una cosa simile, tante piume. Ah, dice no, ma questi sono soldati italiani. Ma chi era? Era suo papà questo? Sì, Come si chiamava suo papà? Alberto. Alberto. E suo papà ha detto subito... Lui ha capito, no? Così. Allora cominciava e la guerra, no? Pian pianino sono andati su verso il ponte e l'hanno visto che il ponte è distrutto, cosiddetto ponte di Napoleone, che non è effettivamente di Napoleone perché è stato costruito da questa gente qui. All'epoca magari di Napoleone? Prima che sia, Ancora prima? prima che sia arrivato. Sempre così. E poi E allora cosa avete fatto voi quando sono arrivati questi... siamo rimasti La gente così. che piangeva, ha detto che piangeva? Sì, no, quella Qualcuno? gente era preoccupata.
aveva paura che succeda qualche cosa, invece non è successo di granché, non è... Come si sono comportati quando sono venuti qua i soldati Sì, italiani? ma i soldati italiani, io dico così, il comando vedeva dappertutto spie, Ah. E allora? e così hanno arrestato qualcuno Sì. senza Motivo, senza motivo e senza grandi conseguenze. per fortuna. Yeah. Ho capito. E voi, la vostra famiglia, è rimasta Noi qui? siamo rimasti qui. Altri del paese invece sono scappati? No, Ma non ci sono stati profughi? no, sono andati via 2 o 3 impiegati dello Stato, delle poste, imposte. Di uffici pubblici? Ma la gente È rimasta qui? è rimasta qui. Ho capito. E così dopo è arrivata, si è fermato il fronte qui? Sì, qui si è formato, la vita continuava normalmente. Dov'era il fronte esattamente? Yeah, dall'altra parte di Lonzo, Ho capito. sopra Dresnica. Lì comincia Montenero, Monterosso, Slieme e così avanti. Quanto lontano da qui, dal Ormai centro di poco. Fino a Dresnica sono 5 chilometri di strada. Desenta. Ha un nome anche in italiano, per caso? No, io credo che forse la pronuncia un pochettino, No. ma Si trova Sì. scritto sulle carte. Poi- È un paese abbastanza grosso? sì, abbastanza grosso, c'è una chiesa molto bravissima. Dresnica è un paesetto così grande, se hanno tempo possiamo fare uno scappatina. Eventualmente. Da lì si può vedere molto un po' meglio. Ho capito. Insomma, si è stabilito il Il fronte... fronte si è stabilito, era fronte stazionario. non si sentiva più tanto. Sì, quando è stato così tempo buono, che spirava il vento dalla fronte, allora si sentiva I colpi. i colpi. Ma La gente non è scappata? la no, maggior no, parte. la gente è stata sgomberata da tutti i paesi della riva sinistra Ho capito. e dalla destra Eh. è stato sgomberato Žaga, Serpenica, Idersko, poi e giù verso Tomino non ci sono paesi, fino a Volzana, Volce. Ho capito. E questi dove sono stati mandati? No. Questi paesi? In parte qui su a Beghin, sono paesi In territorio in austriaco? austriaco ancora, e poi in parte sono andati giù in Italia in diversi E luoghi. come mai? Parti in Austria, diciamo, Ma parti in Italia? perché hanno visto che non c'è più posto, io credo. Ragione è questa, questi sono paesi piccoli e non potevano accettare. Ho capito, ma chi li ha portati sgomberati? Sono Ah. stati gli italiani a sgomberarli? Sì, questi qui, da questi paesi, Žaga, Srebrenica, Dresnica, Magor, erano sgomberati dalle forze italiane. Sì, Ho sì. capito. Invece quelli sulla sinistra, Isonzo, sono stati sgomberati dagli austriaci, o no? Nei paesi Sì, lì sulla sinistra sono pochi paesi, per dire la verità, non lo sai. non c'erano. Non c'erano. No, erano tutti i paesi sulla sinistra sono stati sgomberati verso l'Italia. Ho capito. Sempre L'Austria è andata su nelle montagne, e gli lì italiani li hanno mandati via, insomma, li hanno sgomberati.
Quando è venuto lo sgombero qui a Caporetto? Diciamo, quando... No, pochi giorni dopo l'occupazione. Anche voi allora vi hanno mandato via anche voi? No, noi no. Ah, voi Caporetto niente? Caporetto era il primo paese con gli abitanti civili. Con gli abitanti civili. Quindi funzionava la vita Sì, tranquillamente. funzionava Andavate a scuola? normalmente. Che io? Andavate a scuola? Ah, molto tempo non c'era scuola e così i bambini eravamo lasciati più o meno alla liberi. strada. Poi più tardi, un anno e mezzo dopo l'occupazione, hanno formato una delle scuole dove si andava così per tenere questi bambini concentrati. Non andassero nel pericolo anche? Ma certamente per non dare fastidio Ai soldati? ai soldati. Ma nella scuola, con la lingua, come facevate? Parlavano italiano e non si capiva niente, no? Perché qui non capiva nessuno una parola italiana. Ah, proprio non c'era? No. Non c'era neanche... Mio padre parlava 2 o 3 parole italiane, non so come e dove ha imparato. Cioè non esiste, diciamo, una minoranza italiana No. qui? Qui non esiste una minoranza. Troppo bene. Qui sono sloveni e non c'erano gli italiani. E quindi la scuola era una scuola per modo di dire? È stata una scuola per modo di dire per tenere bambini radunati. Ho capito. Io racconto, era un maestro, un Calvin, così almeno per me, è un simpatico maestro. Parlava e si ingegnava di dare a intendere qualche cosa. Poi c'era una maestra. Allora vai, scusi, allora dopo questo qua omaggio sono del Piave, vino del Piave, sì. Visto che siamo sul Piave. Dopo glielo porto, mi dice dove lo porta. A me? Sì, lo porta a casa. Grazie. E questo lo diamo al museo dopo, Sì. Tanto per ricordo. Sì. La scatola non è della sua bottiglia, è un'altra scatola questa, poi Era così, per tenere piuttosto i bambini radunati e non smandati. Ho capito. Quanti erano questi bambini che andavano a scuola? Questa è una domanda molto difficile, ma io credo era una cinquantina sicuro. Dove erano le scuole? Qui Giù in piazza. in piazza. Come si chiama la piazza? Ora si chiama Terzo Bode, ma questa scuola è stata distrutta. Ah, non so più. Era nella piazza vicino alla chiesa, era? Sì, proprio dietro la chiesa. Dove c'era quell'albero anche no? No, niente, dietro la chiesa. Dove sono 2 o 3 fruttivendoli, Ho capito. un pochettino più in Ho capito, sì. lì dentro la scuola. Ho capito. E così siete stati, voi avete continuato a vivere normalmente? Sì. Ma portavano anche un po' di soldi, diciamo, questi soldati italiani? Ma soldati avevano... Con i negozi, chi aveva un negozio stava bene? Hanno aperto ogni seconda porta è stato un piccolo caffè. Ah, ho visto, quindi... Sì, ma alle 8 di sera o alle 6, non so io, era coprifuoco, si doveva chiudere. Capisce, erano chissà quante mila di soldati, dovevano aprire qualche... I soldati avevano un po' di soldi. La popolazione di Caporetto, dei Cobarid, è stata bene o no? Sì, da quel punto per i soldi? Io credo che la gente viveva discretamente. Durante non era miseria. Prima?
No, Durante- per dire, durante- sì, durante la guerra, durante- era, sì. Come se non ci fosse. Senta, insomma. qualche donna lavava, Allora. qualche nelle case dormivano degli Ufficiali. ufficiali o qualche lira cadeva e così io per dire la verità credo che durante il periodo della guerra non è stato male. Così, L'impressione sua, il ricordo suo. adesso io A casa vostra c'erano dei soldati qui? Qui come... non c'erano, noi abbiamo avuto un negozio Di? lì dove quella sala americana. Ho capito. Ho capito. Avevate un negozio di cosa allora? Generi alimentari. Ho capito. Insomma, la popolazione, diciamo, non è che fosse, che volesse, che si ribellasse, diciamo, a questi soldati. no. Che... La gente è stata tranquilla, solo dicevano vogliono commerciare questi grandi popoli con questa terra. Vogliono venire a prendere questa terra? No, a prendere, perché hanno detto all'Italia troverete questa terra, ma dovete andare con noi in guerra contro l'Austria. E Austria è stata stupida, non voleva dare questa terra. Cioè, tu hai capito? No, forse è questo, gli italiani hanno promesso agli sloveni Sì. di dargli la terra, di lasciargli la loro terra. No, questo no. Non si trattava di fare un esodo della popolazione. Questo è solo lo Stato italiano pretendeva di aver diritto su questa terra, invece io credo Che non ne che non aveva diritto. Non parlavano italiano? Non parlavano italiano, già che parliamo di questa cosa. Il mio pensiero personale che gli italiani, soldati, i quali sono venuti qui, si sentivano ingannati perché dicevano andiamo a liberare i nostri fratelli, invece quando parlava con me Non capivate? allora io penso che i soldati erano ingannati e si sentivano, perché prima di entrare in guerra in Italia era grande propaganda per la liberazione di questa popolazione italiana, invece quando sono arrivati qui, dove sono questi nostri fratelli? Oh, questo è il discorso, adesso ho capito. Ha capito? Sì. La gente, perché anche il soldato va stupido, lui è più intelligente dei generali. A volte sì. Ho capito. Dicevano andiamo a liberare, ma diamine cosa siamo venuti a fare qui? Ho capito. Però non è che si comportassero male come soldati nei confronti di voi, diciamo. Senta, o c'era qualcuno che si è comportato male con le donne? Senta, quello lì capita. Con tanti soldati, con tanta gioventù, non si può mai, quello si deve guardare così. Senta, come ho detto, erano ossessionati del pensiero che siano tutti spie. E così è successo qui giù a Smas, credo io. Un malinteso, hanno sparato i soldati, hanno detto sono spie, hanno prelevato
non so come si dice in italiano, Hanno prelevato delle persone, insomma, hanno prelevato delle persone e allora hanno contato 1, 2, 3, 10 fuori, 1, 2, 3, e hanno 6 persone hanno... In che paese esatto questo? Prego? In quale località? Da- Qui è il paese. Perché purtroppo la lingua... Come si chiama allora? Smast, Smast? Smast, Camno, di questi due paesi Camno. Ho capito. hanno prelevato. Addirittura. E ne hanno fatti fuori 6, insomma. Contate? Ah, Cosa vuole? in che periodo più o meno? Dopo un po', dopo un anno? No, governo, Primo tempo. primo tempo. E allora voi, la popolazione, cosa ha detto? Cosa voleva? Questo qui un pochettino si è depresso, perché sì. nessuno non l'aspettava. Una cosa... E poi hanno constatato che non corrisponde alla verità. Ma ormai li avevano ammazzati però. Sì. Io conoscevo uno che era lì fra quei 6 e era un ufficiale, lui questo mi racconta, dice l'ufficiale mi guarda e mi fa così sulla faccia, dice tu sei troppo via. Troppo? Ha preso un altro. Perché? Perché era troppo giovane? Troppo giovane, era 15-16 anni, era forse un po' meglio sviluppato, ma Come si chiamava questo bambino? Questo ragazzo? io non so. Non ricorda questo ragazzo? Io lo conoscevo, lui mi ricorda, ma senta, No, non può, sono passati tanti anni. ma forse cercando si potrebbe trovare. No, beh, non importa, basta Io- l'episodio. Se io lo troverò quel nome fuori io ve lo manderò. Casomai hai il mio numero di telefono, adesso mi ha dato- hai il mio indirizzo. Adesso mi ha dato un indirizzo. Me lo scrive, me scrive. Questo, lei non scrive per domani. No, magari. Appunto dico, io Sì, se ricordo. se lo troverò fuori io ve lo manderò. Ho capito, bene. A parte questo episodio, nel complesso altre cose sono successe Forse è contro stato, la popolazione, forse diciamo. è stato io qualche cosa, sì. No. Però lei che si sentiva dire della gente Sì, così è stato internato mio padre. anche. Sì, ma non hanno mai detto perché. Suo va Alberto, diciamo. Alberto, sì. Chi lo sa? Forse. Lui non è stato giudicato, solo gli hanno dato di andare a Cuneo, una bella città. L'ha presa bene allora? Perché siamo andati anche noi dopo, quando è stato bombardato Caporetto. Mamma ha detto, padre a Cuneo, andiamo noi Ma è a stato trovare. tanto tempo l'hanno lasciato a Cuneo allora suo? Lui era, gli è venuto a casa 2 o 3 mesi prima dell'offensiva Ho capito. della Rota. Era venuto a casa definitivamente? Sì, come libero. Ma è il motivo per cui non si è mai No, saputo? mai saputo. Forse era lo considera... A lui viveva lì libero come signore. Aveva soldi allora sulla Sì, lui, Va bene. e lui non trovava quel minimo che dovrebbe percepire
Ah, il sussidio, non vi davano Sì, niente? no, a lui non davano. Forse vedevano che non ha bisogno. Avevate un po' di Avevamo noi. terra, avevate Ma sì, la casa e il sì, noi negozio. eravamo lì a Cuneo un 5 mesi. Ho capito. Poi quando ci hanno scritto che è tutto quieto, che non bombardano più, siamo ritornati. Allora, quando c'è l'offensiva eravate qui Noi eravamo qui, durante l'offensiva? da secolo. Roberta, adesso beviamo un attimo. Alla salute. Alla salute. E cosa ricorda lei di questa Ricordo offensiva? così benissimo. Quella notte noi siamo andati a dormire come... Sempre in questa casa? Sì, Dove dormiva lei? In che stanza? Beh, non importa. credo in questa camera sopra, perché lì sono 2 camere che hanno comunicazione. E qui da noi viveva un maggiore d'artiglieria. Si chiamava? Ma, No, non importa. sì. E verso le 2 noi sentiamo che è un rumore su in questa sala. E lui viene a picchiare sulla porta dove dormivamo noi, dice comincia l'offensiva, andate via, perché Caporetto sarà bombardata. Noi abbiamo cavalli. Cassetta 1995-01B. Signora, vada via, perché comincia l'offensiva. E abbiamo detto dove? Dice andate sulla riva sinistra. Di là. Di là. Sinistra, sinistra dell'Isonzo. dell'Isonzo. E allora dove siete andati? Siamo andati lì. Un posticino qui, vicino, Sì? Che si chiama? l'Asna. L'Asno. Con Z, lo scrivo in... Vai. L'Asno. E qui siete andati, diciamo, appena partiti Sì, all'Asno? eravamo lì. Arrivate al mattino lì? Insomma, di notte? Immediatamente 5 bambini? 5 bambini, Il suo papà? Mamma? Nonni? e la nonna. Nonna. E la mamma come si chiamava? Dico scrive. Milka. Era primo paese di profugo. Ecco. Metta anche il papà, il nome del papà. Alberto. Il nome esatto scritto Alberto. Albert. Mamma. Ecco, benissimo. Lyudmila. Lyudmila. Come Ljubljana. Sì, ho capito, mamma. E papà. Benissimo. E insomma, e in più la nonna. E col carro siete andati Siamo andati all'Asna. lì e poi ci hanno fatto vedere dove possiamo andare. Lì il carro non poteva andare, noi siamo andati a piedi. C'erano sempre gli italiani? Sì. Il carro abbiamo mandato a casa e noi siamo, lassù erano delle tende, un attendamento. Sì. E cominciava a piovere e noi siamo andati nelle tende. A piedi sempre? Sì, ma tutto in pochi metri. Sì. Non è... Altri del paese sono venuti con voi? Sì, tutti erano paesani, anche gli altri sono andati via. Tutti verso l'Asna? Sono andati? Alcuni sono rimasti qui, ma
mamma diceva, qui 5 bambini, cosa può fare? Meglio andare lì. Ma invece qui è caduto solo 1 o 2 granate. A Caporetto. Con ciò cominciava l'offensiva. Dicono che sono cadute alle 2 di mattina. E lì com'è andata allora? Lì Nella tenda? in queste tende si attendeva e noi bambini eravamo sulla strada a giocare. Di notte? Per bambini sa, È un gioco. un gioco, si deve giocare. In un momento arriva un carro e cominciano sempre vedo, con 4 cavalli e alcuni soldati su questo carro. Doveva essere verso le 10 La mattina. e dicevano gas, gas. Noi tutti impauriti siamo andati su in questo attendamento e abbiamo detto, laggiù è venuto un carro con dei soldati che gridavano gas, gas. E allora la gente qui dicevano dobbiamo spostarsi su in bosco. E così siamo andati su in bosco. Ma Di corsa sempre? in un certo tempo sentiamo una gran esplosione. Il ponte è andato. Quello di Napoleone, famoso. Sì. Cosiddetto? No, questo qui è stato ponte costruito dagli italiani. È stato italiano. Il ponte di Napoleone l'hanno distrutto gli austriaci. E loro gli italiani l'avevano ricostruito. Hanno costruito un bel ponte, bellissimo. E poi l'hanno fatto saltare. Fatto saltare, peccato, allora ha tagliato la ritirata a 10.000 soldati che si trovavano sulla sponda sinistra. Italiani. Italiani. Che sono rimasti bloccati. E sono rimasti bloccati e fatti prigionieri. E anche voi eravate rimasti di là? Sì. Così verso mezzogiorno cominciano a sparare su di noi. E chi? Nessuno non poteva immaginare chi sia a sparare, ma Sentivate le pallottole? le donne difendono, le mamme difendono i bambini e hanno cominciato a vedere tutto ciò che era bianco. E allora in un momento si calma. Noi attendevamo cosa succede. Viene dopo mezz'ora o forse anche di più un soldato mai visto, non erano austriaci, era tedesco. Con l'elmo? Con quelli ermetti che stanno su. E lui diceva andate nel paese ladra. Quell'altro? Sì, quello è il primo paese a sinistra dal ponte, andando dal ponte. Quale altro paese allora? Mi scrivo lei. Primo paese Sì, dopo il ponte. dopo il ponte. Bravo. Allora, vi manda lì, il tedesco vi manda a Ladra, il primo Sì, e paese. noi abbiamo dormito lì. E erano in piedi le case lì, non erano state Sì, bombardate? no, tutte le case sono state. In ogni casa si poteva dormire, erano brande, erano cuscini, erano
lenzuoli, era tutto attrezzato. L'esercito italiano ha abbandonato quel paese. Io so che siamo arrivati in una casa dove è stato preparato per il pranzo cotto. Ah, era già pronto il pranzo? Pronto il pranzo. Gli italiani non avevano tempo di mangiare. Quindi erano scappati lasciando... Era pasta asciutta, io ricordo ancora, perché noi non avevamo mangiato già da 24 ore. Noi siamo arrivati, era il 23. Sì, no, era il 24. Sì, il 24 ottobre, alle 2. Hanno cominciato qui. Questo giorno non abbiamo niente mangiato. E siete arrivati all'Adra il giorno dopo? No, il 24 sera. Sera, non ho capito. Quindi era tutto il giorno senza mangiare? Senza mangiare, senza bere, niente, pioveva un pochettino, così una pioggerella. Quindi vi ha fatto piacere trovare da mangiare? Sì, alcuni, senta, ma la fame ha grandi occhi. E pian pianino hanno tutti mangiato. Ah, perché all'inizio dice, no, non volevo. Che mangiare era? Pasta asciutta? Sì, pasta asciutta, io ricordo la pasta asciutta. C'era anche da bere, non so. Forse io non posso dire. Pasta asciutta, Ma era preparato per mangiare tutto bello, tavolo attrezzato, bello pulito, tutto in ordine. E voi quanti eravate in questa casa? Io questo, chi lo sa. Ecco, diciamo, vabbè, no. Più di una famiglia, insomma. Ma era tutto mescolato. Una famiglia si mescolava con l'altra perché erano tutti un po' scombussolati. La vostra famiglia era sempre rimasta noi assieme? Eravamo assieme. Anche il papà? Sì. Anche la nonna? Ho capito. E dopo com'è andata allora? Dopo? Lì si attendeva. Abbiamo dormito, noi non volevamo dormire in casa, siamo andati a dormire in una grotta, nostra famiglia, 2 o 3 famiglie. Lì è un terreno così di conglomerato, erano delle grotte, grandi grotte, dove potevano... Fatte dai militari oppure... No, solo noi naturali. borghesi, dalle case di Ladra abbiamo preso materazzi militari e noi abbiamo dormito lì in queste grotte. Avevate paura delle bombe? Sì, si aveva paura che sia bombardato il paese. E invece? Invece niente. Erano passati? No, cosa succedeva chi lo sa. Invece verso il mattino, Il 25 diciamo. cominciavano a venire i soldati prigionieri italiani. Qui loro sono arrivati lì sul ponte di Stonzo per andare oltre, non potevano andare oltre. Il Stonzo era abbastanza grande. C'era acqua perché pioveva? E pioveva un pochettino. Allora, io ricordo che un ufficiale dice 10.000 prigionieri. Diceva un ufficiale tedesco. Quando ha visto che non esiste più ponte. E effettivamente da Serpenizza fino a qui su a Ladra era il primo ponte che si poteva andare, ma lì erano già i tedeschi. E quindi sono stati prigionieri? Sono stati bloccati, no? E cosa dicevano questi prigionieri? Ma niente, cosa possono dire? La gente andava
disfatta, che non dicevano nulla, perché anche noi non sapevamo effettivamente cosa è successo. Ho capito. Anche perché voi non capivate oltretutto la lingua? Ma sì, capisce, è stato tutto Improvvisa. qualche cosa di grande che è successo improvvisamente, senza attendere. E specie anche per lei bambino così, una cosa incredibile. È incredibile, non pensavo io ma nemmeno i vecchi non pensavano, niente. E così eravamo lì in Ladra, verso le 10, le 11, qualcuno diceva dobbiamo andare a vedere qui a Caporetto cosa è successo. E allora ci siamo incamminati verso questo ponte, dappertutto fucili, caini, buttato via, e andiamo oltre l'Isonzo, arriviamo lì in paese Idersko, e da Idersko pian pianino qui a Cobari, a Caporetto. Perché a Ladra c'era il ponte, insomma, a Ladra c'era un ponte No. per passare. Perché si deve andare un pochettino giù, che è rimasto il ponte, un ponte fatto bene in legno è stato. Allora voi siete andati, come si chiama questo paesetto del ponte? Questa località? Per ritornare sì. verso Caporetto. Noi da Ladra siamo andati in 10 minuti lungo il fiume, così. E avete... Oh, santo cielo, come si chiama? non importa se No, non importa, se ricorda, altrimenti me lo perché scrive. io non vivo qui, sa, Sono passati tanti anni. tanti anni, e adesso sono venuto giù a Dubrovnik, un bombardamento, ho sentito, tutto in fiamme. E come facciamo? Questi serbi sono stupidi, vogliono Gran Serbia, Ho sentito. Gran Serbia che dovrebbe essere da Salonico in Grecia, Al mare. no, mare fino a qui, fino a Caporetto se vuole. Questa sarebbe la grande Serbia. È un po' troppo. Si deve avere stomaco molto buono per digerire. È un disastro. Oh, Ma guarda se è possibile, comunque è un altro discorso, perché sì, se, questo era un discorso, se cominciamo che quella questo è il discorso alla fine magari dopo che non ha... No, è importante, perché ma senta, chi avrebbe mai pensato che andasse a finire così? senta, No, i serbi non sono buoni soldati, dice. niente, sono per rubare, violentare le donne e portare via tutto ciò che è possibile, ma così non facevano gli italiani. Gli italiani non Ha erano, capito cosa ho detto? gli italiani non erano così, allora dicevo. Prego? Erano così anche gli italiani? No, così non erano gli italiani. Ho capito. E questa è una grande differenza. Sì, vabbè, comunque speriamo. Dopo parliamo di questo. Adesso continuiamo un attimo. Dove siamo rimasti? Era andato a prendere questo ponticello, diciamo, per Sì. passare E così siamo arrivati a casa a Capo. E com'era? e si cominciava a vivere una vita normale. Com'era il paese? Ma a Caporetto? niente. Non era successo- Sono cadute 2 granate che non hanno fatto danno. Ecco. E c'erano fucili che diceva anche in paese qua. Non è stato depredato, non è stato nulla. Avete trovato la vostra casa a No, posto? a casa, siamo entrati a casa nel pomeriggio, mamma
ha messo a cucinare qualche cosa per mangiare, per fare la cena. Tutte le persone prima. È ripreso come prima, diciamo? Si cominciava a vivere, ma non era come prima. Perché? Adesso è arrivata l'Austria, piena di miseria, non c'era niente da comprare, niente da vendere, miseria tremenda. Anche qui? È diventata grande miseria. Perché era proprio così. A volte si legge che erano miseri gli austriaci alla fine della guerra. È vero allora che Ma l'Austria era in miseria? miseria. Non avevano più... Non aveva niente, non poteva combattere, non era capace di dare da mangiare ai prigionieri. Qui erano poveri, gente. Se l'Austria avrebbe la possibilità di dare, avrebbe dato, ma non aveva nulla. da mangiare. Aveva solo un po' di cannoni e gli italiani si sono fatti sorprendere, ma non sorprendere. Senta, gli italiani hanno perso questa guerra per il gas. A Caporetto. Non è Caporetto, hanno buttato il gas giù A Tolmino. vicino a Tolmino e hanno buttato il gas qui a Cleccio, Boves. a Bovet. Senta, contro il gas è difficile combattere. Infatti Si deve essere obiettivi. sì, e anche era preparata bene dai tedeschi, avevano Questo preparato. è un'altra cosa. Poteva essere preparatissima, ma gas è gas. Ho capito. Quello quindi ha colto di sorpresa, diciamo. Senta. Comunque quando voi siete ritornati il paese era a posto, nessuno ha rubato niente. Nessuno ha rubato nulla. E sono ritornati tutti gli abitanti Tutti. Io credo che solo uno non è ritornato. È stato, quello lì è rimasto qui, ma quando ha visto che tutti scappavano. che tutti scappavano, i soldati, lui si è messo fra gli soldati e È scappato di là. è scappato via e è finito in Francia. Sì o no? E lui dopo la guerra è ritornato. E come si chiamava questo? Era... Non mi chiedo. E che mestiere faceva? Sì, io posso dire solo che quando è ritornato è diventato nonno in chiesa. Ah, no. E il parroco è rimasto con voi? Il parroco è rimasto. Con voi, insomma, Sì, intorno? Era anche lui? Oh, e insomma mi diceva che quando la vita è ripresa ma con più miseria sotto l'Austria. Capisce? Quando erano gli italiani qui, allora tutte le botteghe erano ben fornite, di tutto. Almeno qui non mancava nulla. Se era così anche giù in Italia io non posso. No, durante la guerra era così. C'era un movimento di soldi anche in Italia. Qui Si legge. la gente viveva. Sotto l'Austria insomma c'era più... Era miseria. E i prigionieri ne sono rimasti parecchi qui? No, molti erano moltissimi poveri. Io credo che i primi giorni, le prime 2 settimane non prendevano niente. Da mangiare. Così vivevano Dove li avevano sistemati? qui, Vicino al cimitero, bacio lì? giù, lì vicino dove è il cimitero. Sì o no? Che c'è quella pianura, Sì, diciamo. laggiù. Perché allora non c'era cimitero, Ah, non credo. erano baracche. Ah, ho capito. Hanno messi lì e quanto sono stati lì i prigionieri? Fino alla fine? Erano fin dopo si è sistemato, hanno portato
hanno trovato anche per questi prigionieri vivevano come vivevano un'altra questione, no? Ma sono rimasti vivi. Oh, e mi diceva quell'altro signore che avevo parlato Sì. che qui c'era un tribunale militare. Uh-huh. Com'era sta storia del tribunale militare? Italiano? Italiano. Lei ricorda qualcosa? Ma io ricordo così ciò che posso dire. Che sentiva dire, insomma. Un bel giorno noi ci svegliamo, vediamo che la casa è piantonata dai carabinieri. Cosa è successo? 2 carabinieri qui sulla strada, 2 carabinieri lì sul cortile, poi qualcheduno è venuto a dire: qui nella vostra casa sarà il tribunale di guerra. E su quella sala grande era il tribunale. Sulla sala grande. Quella, Al primo piano, qui sopra e qui. una camera è stata adibita per gli avvocati e i giudici e una camera per gli accusati. Ma era ogni giorno qualche processo. Da che periodo hanno Ma cominciato? sì, sono soldati che volevano o scappavano o erano, si ribellavano. Fra tanta gente può essere sempre qualcuno che dice no. Anche perché la guerra non è uno scherzo. Ma sì, io comprendo tutto questo qui, ma un processo, ricordo così benissimo, e durava a tarda notte. Questo processo particolare? Sì, quindi noi non sapevamo che cosa è. Di cosa fosse imputato, diciamo. Sì, ma il processo è terminato e in un momento scoppia una ribellione, soldati gridavano assassini, 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 e pian pianino la sala si sgomberava e lì qualcuno ci ha detto hanno condannato a morte, a fucilazione. Non so, io credo che era sottotenente, che non sapeva resistere sul Monte Mrli. Monte Nero allora? No, Monte Mrli è un altro. Sì, vabbè, se può scrivere, purtroppo non ci capiamo. Questa credo. Monte Mrli, questo. Era un sottotenente questo. Io credo che era sottotenente perché i tenenti, i capitani non andavano in prima linea. Se va sul Sant'Antonio subito vede chi è morto, sottotenente e tenente, È scritto qualche capitano, e tutti soldati. tutti soldati, qualche maggiore, colonnello nessuno, generale nessuno. Purtroppo così. Così è in tutto il mondo.
è successo molte volte che condannassero a morte allora. Io non posso questo dire. Sentiva dire... No, non posso dire, ma Quella volta... questo mi è rimasto perché il giorno dopo noi eravamo così siamo diventati amici con il piantone che era lassù, che doveva pulire, e lui ci ha spiegato, dice queste sono le posizioni austriache, queste sono le posizioni italiane, dice gli italiani hanno sfondato le posizioni austriache, ma con un contrattacco gli italiani sono stati ricacciati e gli italiani non hanno potuto resistere, ma così è la guerra. E quanti? Solo uno è stato condannato quella volta lì? Sì, solo l'ufficiale. Solo l'ufficiale? Io credo che... E i soldati, gli altri? I soldati non sono colpevoli. Sì, no, ho capito, ma... Si sono ribellati e urlavano? Ma non si sono ribellati. Qui... Semplicemente quando gridavano. Quelli lì che ascoltavano il processo, perché i processi erano, come dire, pubblici, e i soldati venivano ad ascoltare. Era un processo regolare, diciamo. Era regolare, io spero che era regolare. Se veniva gente ad ascoltare... Sì, venivano ad ascoltare. E quelli hanno protestato, diciamo. Allora si deve, ma sempre è qualcheduno colpevole. Capo espiatorio magari, come si dice? Capo espiatorio, quel poverino, perché? Proprio lui. Proprio lui. Non poteva, non è detto che deve lui resistere. Se ci sono lì 200 e noi siamo solo 100, dobbiamo scappare. E dove hanno fucilato poi? Ma dicono che lì dietro il ponte sul Isonzo. Come si dice in sloveno Isonzo? Com'è? Come si pronuncia? Si dice... Soccia. Soccia. Così, poi altri processi che ricorda? Erano processi, ma solo questo qui mi è rimasto in... E col piantone, come faceva a capirsi? Ma un pochettino, abbiamo già imparato, continuamente erano soldati, e bambini imparano presto. Senta, soldati, lui era sicuro anche padre di qualche bambino, era felice che sono gli altri bambini vengono a giocare con lui. Ma vero? Così? I bambini imparano immediatamente. Va bene, intanto la guerra a un certo punto finisce, insomma, se Dio vuole, è finita. La guerra è finita. E ritorna anche il non solo, quello che era stato in Francia. Sì, quello è... Cassetta 1995-02A. Chimica ho dimenticato. È bella chimica. Queste ciacole. Poi era bambino, capisci, è rimasto impresso perché sono episodi che... Sì. Casomai io poi avessi qualche dubbio, le scrivo a questo indirizzo, oppure le telefono. No, scrivere cosa del telefono. Con telefono non si può mai arrivare... Ecco, e allora finita la guerra, com'è andata quando è finita? Lei mi ha detto prima come è cominciata, cosa avete sentito il 23 maggio? La gente, e il 4 novembre lì, quei giorni lì, cosa ricorda? Adesso era giù Piave. Appunto, eravamo lì, erano dalle mie parti. Sì, adesso siamo giù a Piave. E qui non si parlava più quasi della guerra, solo tanto si parlava, venivano gli ammalati, i feriti, erano qui in queste casa vicina era l'ospedale. Ho capito.
C'era un ospedale Sì, che militare. l'hanno lasciato gli italiani, hanno adibito una caserma completamente A ospedale. all'ospedale. E quindi avevate sempre un via vai, diciamo. Via vai di malati, feriti. Ho capito. E quindi solo quello faceva ricordare che c'era la guerra, Sì. diciamo. Per il resto la E vita è la miseria che è arrivata. era miseria. Con l'Austria è arrivata E come vivevate allora se c'era questa miseria? patate. Non fame però. No, fame no, ma non c'era niente da comprare. Qualcuno aveva anche fame proprio, no? Non credo, non credo. miseria. No, non credo, ma era male. E continuavate ad avere il negozio alimentari, no? Perché Non c'era cosa da vendere. Ma avevate in più la terra però. voi. Sì, noi avevamo la terra, ma è interessante, la terra non è stata lavorata. Perché? Non c'era strada, tutti i militari? Suo papà. Senta, con bottega, con negozio. Suo papà guardava la bottega, Sì, insomma, papà. senta, ma anche i contadini guadagnavano qualche soldo, dicevo, con un po' di latte, perché i soldati volevano bere un po' di latte, perché erano stufi della Solita roba. E così, Ma nell'ultimo anno invece quando è arrivata Austria, si sentiva la miseria. i campi nessuno li lavorava. Sì, ma allora hanno cominciato a lavorare, ma è troppo tardi. era dicembre, novembre. Era dicembre, no? Ho capito. Quanti abitanti aveva durante la guerra Caporetto? Io credo un 900. Un migliaio circa? No, io credo Meno? che no. Era il più grosso paese qui? E Tolmino è Più grosso? più grosso, Sì. e Bovec, così. Siamo lì. Lo- Vabbè. E in Italia prima eravate mai andati voi? Come? Andava mai in Italia qualche volta in No, gita? per dire la verità, mio padre andava in Italia, perché Com'era? lui era grande apicoltore. Quante api aveva? Quante casette? Aveva un 200 di quelle casse e in primavera le portavano giù qui a San Pietro In Napisone. di Napisone, perché era Le acacie? le acazie e i Castagni. castagni. E poi più tardi le portavano nelle paludi di grado. A un grado. E nell'ottobre portavano questi alveari Dove? qui a Caporetto, a Caporetto, e prendevano il miele, E quindi era un commercio, insomma. ma era, Dove lo vendeva poi questo miele? 200 sì, casse? lo vendevano dappertutto. I mercati andava in No, mercati? qui era molto miele. Nel suo negozio, insomma, Ma lui sì, anche, ma lo esportavano giù nell'Austria. Ah sì? Sì. Ma c'era un Qui, mercato, c'era sì, un... erano qui a Caporetto, è interessante, diversi apicoltori. Ah, apicoltori, ho capito. Io credo che erano ancora 3. E tutti facevano questo giro, andavano giù verso San Pietro, Prima poi li trasportavano nella palude. nelle paludi. Che miele, che fiore c'era nella palude? Senta, non so io, ma credo che doveva essere buono. E poi in settembre era qui, come si chiama? La sagua? No, seminavano una specie di grano, sa, che fiorisce in bianco
I lupini... no, non so come si chiama, non proprio, non so come si chiama. Neanche sloveno non si Ma, ricorda il nome. sì, In sloveno come si chiama? Questo se non- Aida, Haida? sì, Fiori di Haida. ma possiamo trovare nel vocabolario, è così una specie di grano, sa? Ah, ho capito. Che fioriva l'anno successivo? No, in settembre, in ottobre, Ah, già in ottobre. in ottobre. Ah, e così le api... Le api avevano ancora un po' qualche cosa da pascolare, ma è interessante. Adesso non si Non si coltiva più questa... No. questo... questa aira, non si aira. coltiva. No, seppure è specialità. Ecco, no, lo scrive questo Haida miele qua. Fiore di... Haida. Era una specialità, insomma, proprio tipica Sì. qui di Caporetto. Non di Caporetto. Adesso è specialità perché non viene molto più coltivata, Ho capito. perché non è rentabile. Non c'è più la tradizione anche E non è no, qui non c'è più nessuno che fa le api qui, no, che lei sappia. sono qualcheduno e poi vi dice, Lui dice che- se vi fa un piacere, dice ti invito a mangiare polenta di Aida, Era, che è una specialità. come sarebbe a dire la polenta di Aida? Ma senta, Ah, può darsi che sia grano saraceno, può essere grano saraceno. no, non è saraceno. Questo seme è nero, Miglio. è triangolare, è Grano triangolare. saraceno o se è nero? Grano saraceno? Non credo. Vabbè. Io guarderò. Penso che sia grano saraceno. No, non è saraceno, non è regolare. saraceno, non è saraceno. No. Vabbè. Senta, niente. perché io vedo anche e C'è una adesso, polenta buona con questa Aida. e poi fanno Dolci. un dolce speciale che è caratteristico su questa farina. Ah, come si chiama questo dolce? Qui dico, Aida, sono La polenta è il dolce, come viene chiamato il dolce? dolce strucli. Ah, è strucchi. E questo qui si fa il grano un po', non il grano, farina, viene impastata con acqua, si estende, poi si prendono pezzettini quadrati e nel mezzo si mette per riempire, fatto L'impasto, sì. da noce, da Uva, no? uva secca, Secca. un po' di pane Sì, brustolato e zucchero, e questo qui si chiude, si fa come una barchetta, come una barchetta, e questo si considera così qui, almeno C'è ancora questo dolce, sì. sì, ma non di Aida, di farina bianca. Ah, strucchi allora serve i dolci? Questi? Dolci. Strucchi. Ah, strucchi. Bene. Ecco, allora qui siamo... Questa è la tradizione. Dai, sì. Oggi per esempio io momentaneamente vivo
presso la sorella, io credo che essa ha nel frigo dei strucchi preparati, ma non di Aida. Non di Aida. Ecco. E insomma suo papà girava un po', ecco, in Italia, invece lei bambino prima della guerra non era mai andato. No. Quanti chilometri sono dal confine? 5 fino al confine, no? 5-6? Ma anche allora il confine era lì? Era lì come oggi. Come oggi? Come oggi. Sempre stato. E avevate una sagra, un giorno di festa di Caporetto qui che magari veniva gente da altri... Quando è il giorno? Sì. Domani. Domani è il giorno a Ma Ferragosto. non viene più. Una volta c'era un po' questa... Sì. Magari veniva gente dall'Italia, no? Veniva anche qualcuno da fuori. Forse venivano così dall'Italia. Non c'era insomma tanto con... Ma era traffico. contato. C'era contatto. Queste vallate lì che sono oltre il monte Mataiur avevano i marroni e loro portavano qui, vendevano. Era un contatto continuo. Ma la lingua sempre sloveno. Perché anche lì Parlano sloveno. parlano lo sloveno. Quindi l'italiano qui non c'era nessuno che lo parlasse. No, qui però qualcheduno forse capiva. Sì. Vabbè. E finita la guerra, austriaci non c'erano più e sono venuti gli italiani di nuovo. Sì. Com'è stato? Cioè, quei giorni lì, quando è finita la guerra, ecco, mi racconti quei giorni che avete sentito che era finita la guerra. Cosa ricorda? Sono venuti gli italiani, hanno preso il possesso, stabilito. Ma i giovani del paese di Caporetto Erano qui, erano militari con alcuni erano militari, sono tornati a casa. sono tornati a casa e buonanotte. Ovvio. E allora arrivati questi italiani Ma sì, hanno ripreso a fare quello che facevano durante... Continuava la vita, ognuno si arrangiava come poteva. Si è stato meglio un pochino, è ripreso un po' di benessere? Vabbè, se capisce, allora se ritornava il benessere, E com'è la vita, insomma. si poteva comprare. Ecco. Ma come si comportavano poi questi benedetti italiani nei vostri confronti, che non parlavate la lingua, ad esempio? Senta, dico, loro credevano che un popolo può cambiare idea durante la notte, invece questo è molto difficile. Quindi erano occupatori, erano un popolo Noi guardavamo gli italiani come conquistatori. di fatto... Di fatto erano, senta, così parlando fra di noi, tutta questa guerra che l'Italia l'ha condotto contro l'Austria per questo pezzettino di terra. poteva non essere fatta? Sì. 600.000 morti A me lo dice. Sono e abitanti, e tutti gli abitanti che ha trovato l'Italia con l'Istria, Trieste, non erano 700. E questi generali e ministri non pensano. Erano un po' tutti all'epoca che... Sì, perché è così, come adesso in Serbia tutti volevano grande Serbia, tutti vogliono non so cosa, che non può essere. Comunque si sono comportati, diciamo, da forza di occupazione, diciamo, Sì, dopo. sì, era così. Ad esempio cosa facevano? Niente. Senta, dico, anche adesso l'Italia sospettava che ogni abitante sia un potenziale spia. Ancora. Ma
così era dappertutto l'Europa dove venivano gli soldati di un altro Stato. Sì, beh, ovvio, anche nel Piave, diciamo, nelle zone rimaste sotto gli austriaci, gli austriaci pensavano che il popolo fosse spia degli italiani. Ma voglio dire, con le vostre scuole, così come si sono comportati dopo gli italiani, dopo la guerra, finita la guerra? Erano un certo periodo, forse 2 o 3 anni, erano le scuole slovene con l'italiano solo come materia, ma poi hanno sospeso queste scuole slovene, hanno aperto le scuole, era il programma completamente in italiano. Capisce che andando in questa scuola io non potevo imparare niente. E come ha fatto? Io sono andato lì un pochettino quando è venuta qui l'Italia, nuovamente mi hanno mandato a Lubiana a scuola. Suo papà? Perché stava bene, diciamo? Sì, perché poteva pagare così, perché senza si può immaginare se adesso lei va in una scuola dove ricomincia io a parlare questo è cos'arts, questo è cos'arts, cosa può imparare? Niente. E a Lubiana cos'era? Un collegio? Dove era la scuola slovena. Statale? Sì. E poi più tardi... Ma hai potuto andare tranquillamente? Ma sì, con passaporto, poi io sono, quando ho fatto 3 ginnasi, sono venuto qui, e andato a Idria, lì c'era il liceo. Sì. E l'hanno considerata buona la scuola del ginnasio? Ma sì, perché allora lì c'era il liceo e mi sono adattato a parlare italiano. All'italiano. Idria, dov'è Idria? Vicino, ho sempre sentito... Di qui giù, da Tolmino e Valle di Idria. Valle di Idria. Insomma lì ha completato il liceo. Io ho conquistato il liceo. Classico, diciamo. Classico. Quindi col greco, latino, tutto qua. E così sono andato a Bologna. Come mai ha pensato di fare chimica? Chimica. Ma le piaceva così o è stato suo papà? No, io... Scelto chimica. Volevano che sia io architetta, invece io dico no. E così ha finito la scuola Sì, Bologna. Sì, no, bene. E poi ha trovato, mi diceva, in questa fabbrica di olio. Sì. E se non sbaglio ho letto che c'era invece suo fratello, era suo fratello, suo parente, che è diventato quello con l'incrociatore, con Marina, cugino. Suo parente, ecco, suo cugino. Il suo padre è fratello di mio padre. Lui invece ha fatto la carriera militare? La carriera militare, perché loro, suo padre era a Gorizia professore. Professore di quando è scoppiata la guerra, lui si è ritirato e è andato a Lubiana. Suo papà come si chiamava? Mio No, di questo... Francesco. E suo cugino invece si chiamava... Sergio. Sergio. Lui è andato lì e aveva ancora un fratello che è stato... È stato un impiegato della polizia, grande non so che grado aveva, ma aveva, e poi aveva la sorella. Ma cosa insegnava suo zio, diciamo, a Gorizia? Materie letterarie? Botanica. E insomma suo cugino ha fatto questo... Sì, lui è stato ufficiale
Si è affondato, come è stato? Sì, lui e un suo amico hanno incendiato il deposito Ah, ho capito. delle munizioni e la nave E lui è morto insieme? noia. Era di poco. Perché era come protesta, diciamo, contro... Ma no, senta, era giovane, Era un idealista. idealista. Ho capito. Io l'ho visto 5 giorni prima di morire. E io le ho detto a lei, senti, sarà la guerra contro l'Italia. E dico a lui, cosa farete con vostre barchette? Oh, no, noi combatteremo, non siamo dei cotardi. Ma dico, ma tu sei stupido, perché io tutto questo discorso lo tenevo io sulla barca. Ah, l'ha visto sulla barca? Era anche lei allora soldato? Non ero soldato, lui è venuto a Dubrovnik Ah, ho capito. con la nave. E lui mi ha cercato fuori e io sono andato da lui sulla nave e lì abbiamo parlato e chiacchierato. Era il comandante della nave? Lui era, no, Un ufficiale. ufficiale, non so io. Che nave, come si chiamava la nave? Zagreb. 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 E Incrociatore era. un piccolo crociatore. Lui idealista, lui ha visto che questo esercito della vecchia Jugoslavia è stato marcio. Senta, perché non si può tenere insieme 4 popoli, sloveni, croati, serbi, macedoni e montenegrini. Questo è un assurdo. Non so, io speravo che non fosse un assurdo. Vede, purtroppo nella Jugoslavia non hanno capito un corno perché è andata in malora l'Austria. L'Austria è stata anche un conglomerato di tedeschi, cechi, ungheresi, sloveni, croati E via. e chissà cosa. L'Austria non sapeva che doveva dare a questi popoli Autonomia. una certa autonomia, dare lingue, cultura, invece no, cercavano, spingevano il germanismo, pangermanismo. Doveva crepare l'Austria. Loro sono colpevoli. Parte da lì, insomma, Sì. si deve cominciare ancora da lì. Da lì. E adesso, quando hanno formato questa Jugoslavia, i serbi non hanno colpito un corno, Che non si può tenere... che non si può tenere i popoli diversa cultura, diversa religione, non si può tenere insieme. E dove sono un po' di qua, un po' di là, misti così in mezzo, come facciamo? Cioè, dove c'è minoranza di qua... Senta, i serbi sono sparpagliati, appunto, i serbi erano 500 anni sotto il dominio turco e sempre quando andavano turchi in una operazione guerriera mandavano in avanti questi serbi e serbi, per dire la verità,
facevano il lavoro sporco, incendiavano i paesi, depredavano e così. Dopo qualcheduno di questi servitori dell'impero ottomano restava, erano terre bruciate e così sono rimasti serbi sparpagliati. Quella è l'origine. E non erano loro abitanti originali. Erano arrivati come conquista, diciamo. Loro Come sono arrivati con i turchi. facevano i romani. I turchi se ne sono andati e i serbi sono rimasti lì a lavorare perché le lingue sono molto vicine. Il serbo. Il croato. Non ci sono, non è grande differenza, ma è differenza Di cultura. di mentalità. Che differenza è? Qual è la differenza? Ma questo, Sotto Tito, come mai che stavano assieme allora? senta, era caro mio, Bisognava? sì, se si ribellava finiva subito. Quindi c'era il pugno di ferro? Ma nemmeno Tito non ha capito che non si può Stare insieme se non si fa per bene. Aveva tentato anche Tito di spostare però la popolazione, no? Aveva un po' spostato. Senta, oggi ci sono giù in Istria serbi che prima non c'erano mai, no? Aveva cercato quindi Tito di fare un po' un unico. Ma non si può, ma in 50 anni non si può fare nulla. Caro mio. E allora è un disastro? Come va a finire? Un disastro. Adesso è giù a Dubrovnik. Come fa? E non può stare qui, con sue sorelle. Ma io ho moglie giù. Ha avuto anche figli lei? Prego? Ha avuto anche figli? Avevo figli, sì, ma è morto. A 40 anni è morto. Un maschio? Maschio. Come mai? Tumore? Aveva urea. Non funzionavano i reni. Tanto tempo fa? 10 anni. Giovane? Unico. Destino? Tragedie. Credo. E cosa faceva questo? Prego? Che mestiere faceva? Eh? Che mestiere faceva il giovane, il suo figlio? Mio figlio non faceva alcun mestiere. Proprio perché stava... Sì, perché è stato malato da principio. Non funzionava bene. Abbiamo visitato a Vienna, eravamo a Londra, girato molto. Non c'è stato Santi? Non c'è stato un mezzo di aiutare. Di aiutare. Così è. Così è la vita. E ritornando insomma alla guerra attuale allora, Sì. lei non la vede bene, come vede la fine di questa guerra? Cosa Mio, spera secondo lei? Lei mi domanda molto. Come pensa che vada a finire? Io sa, se fossi io il presidente dell'America avrei ordinato 5 bombe su Belgrado. Su Belgrado. Solo su Belgrado. Che tipo di bombe? E tutto sarebbe in ordine. Senza morti, niente, perché queste bombe potrebbero buttare sulla strada principale di Belgrado, ma avrebbe fatto impressione e terrore. Dice che tutto parte da lì, insomma. Gli accademici serbi sono colpevoli di tutto questo disgrazia. Che sono uomini di cultura, dovrebbero essere... Loro
hanno detto facciamo la grande Serbia. E il popolo è stupido, hanno trovato Milošević a fare la parte di condottiere. Senta, ma non può lei prendere autonomia? Cassetta 1995-02B. L'Europa. Dire, Ma lì hanno bisogna diritti, dire con le armi bisogna. si può anche senza armi. Ad esempio cosa si può fare? Come bloccare, niente contatto con il mondo. Hanno fatto? Caro mio. No, non c'è. Sì, a me e a lei hanno detto, ma come si può condurre 3 anni, essere bloccato e non avere sorgente di nafta? Che la Russia continuamente la vendono attraverso Albania. Loro tutto vedono ciò. Se vorrebbero fare ordine sarebbe fatto. Invece questi grandi signori non vogliono ordine. O hanno paura di entrare probabilmente. Sì, ma allora devono stringere. Siccome che è una cosa che a noi ci pensiamo cosa poter fare, ma non vediamo una soluzione. Ma io così la vedo con 5 bombe, sarebbe tutto in ordine. Solo a Belgrado. a Belgrado. Parte da lì, insomma. Solo lì. Adesso appunto che la Croazia è avanzata, diciamo, Sì, ha ripreso il 25% di suo territorio. Ok. E perché scappano gli abitanti che erano lì, vanno via? Perché? Non potrebbero stare... Potevano, niente non sarebbe successo a loro, niente. Dice che non sarebbe Loro, successo serbi hanno detto appositamente lasciate la terra e fuggite. Potevano restare lì. Tudjman ha detto alla popolazione, chi non ha insanguinato le mani, niente non gli succede. Loro hanno paura di se stesso, perché hanno massacrato migliaia di croati e allora pensano adesso saremo noi massacrati, capisce? Anche in quest'ultima guerra qui adesso in questa ultima guerra, Vukovar, una città completamente croata, 3 mesi si difendeva, è stata circondata e doveva capitolare. Chi è riuscito a fuggire è fuggito, chi non è riuscito è rimasto lì. Ma i serbi lo sanno questo, adesso dicevano la stessa cosa succederà a noi, invece non sarebbe, perché serbi e croati non vogliono che i serbi vadano via. Ma non è che si siano messi d'accordo un po' di spostarsi un po' di qua, un po' di là, fra Tudjman e Milošević? Ma chi? No? Non credo io. E a Sarajevo, la Bosnia, lei cosa pensa? Senta, lassù è una mescolanza grande. Perché appunto, essendoci un... È difficile, poi lì sono sposati, ragazze serbe sono sposate con croati, ragazze croate con musulmani, le ragazze musulmane sono sposate con tutto un miscuglio di... Quindi sarebbe giusto che rimanesse il paese che si chiama Bosnia? Sì, insieme. Insieme. Questa è l'unica cosa giusta, perché lì non può
dire, io posso dire, io sono sloveno. No. E per me è molto chiaro, ma per quelli lì laggiù non è chiaro. Appunto. E invece ho paura che venga diviso lì un po'. Comunque non avrebbe mai pensato lei che venisse una guerra così o sì? O se l'aspettava? No, non la... no. Non... Nessuno se l'aspettava? No, nessuno. Vede, i croati e sloveni hanno proposto ai serbi di formare Jugoslavia confederativa, non federativa. Confederativa. Invece i serbi non la volevano, perché i serbi hanno visto che con lo Stato confederativo non avrebbero spadroneggiare, non padroneggiare, spadroneggiare. Confederativo voleva dire come allora? No, era come prima di fatto? No, prima era federativo e tutto si decideva a Belgrado. Confederazione diceva invece le varie nazionalità. No, ognuno Zagabria, tutti insieme. Ljubljana, Skopje. Le forze armate uniche, mettiamo. Chi lo sa, ma maledizione è quello di sognare di un grande Stato, grande Italia, grande Austria, grande Russia. E vedere oggi Russia come è andata in malora. Ancora non capiscono che non si può con le armi tenere popoli soggetti. Cosa fanno lì in Caucasia? No? Hanno ammazzato migliaia di gente. Cecenia. Perché? E non hanno imparato nulla questi assassini. Tragedia. Dalla storia, diciamo. Ma la storia è scritta, io non so come la scrivono, ma... nessuno la studia. Quello è. Qui appunto a voi l'indipendenza in Slovenia è venuta facile? Nessuno c'è stato un po' di trambusto all'inizio, ma poca roba? Poca roba. Come... Ma è stato... Lei cosa ne dice? No, perché i serbi hanno deciso di liberarsi dalla Slovenia in qualche modo, perché hanno capito che non potevano venire. non potevano assimilare. È un pochettino più grande differenza fra sloveni e serbi come fra croati e serbi. Ma è lo stesso. Forse era anche una terra di confine, probabilmente, avevano paura del... No, ma la politica sembra una porcheria, in fin dei conti è una grande porcheria per conto mio. Si poteva benissimo vivere, senza guerra, senza... Quello è il punto che dico io. Come mai si è arrivati a questa tragedia della guerra? Perché loro serbi sognavano della Gran Serbia continuamente. I serbi hanno trovato fra gli antichi documenti un generale serbo 150 anni fa scriveva della Gran Serbia. Grazie. Se l'abbiamo... Capisce? E adesso hanno scoperto questo e loro dicevano è arrivato il tempo di realizzare questo gran piano. Ho capito.
E nel Kosovo, che non è molto lontano da dove abita lei, il Kosovo? Sì, perché Dubrovnik, non è sì, molto abbastanza lontano. Sì, quanti chilometri saranno? 200? Un 300 km. Pensavo fosse più vicino. Sì, è abbastanza Beh, lontano. comunque, come va a finire? Anche lì va a finire male nel Tutta Kosovo? lì è molto male. Ma adesso che Questi albanesi non hanno alcun diritto, sono sotto la Serbia, sotto la Serbia non hanno diritti. finché stanno buoni, voglio dire... Sì, finché stanno buoni, questa piccola Albania lì che è libera non può aiutare. I suoi problemi. E lì cosa potrebbe fare la comunità, diciamo, europea, l'Europa? Lì- Cosa potremmo fare, diciamo, gli altri? Dire date la libertà, le scuole, università, ma Serbia dice no, questa è nostra terra. Questa è nostra terra. E questa è maledizione aver fame della terra altrui. Ma scusi, qui in Slovenia la popolazione, quando c'è stata la richiesta di avere autonomia e di fare uno Stato, Sì. non so, è stato qualcosa di molto sentito o qualcosa che è stato Sì, si sentiva che doveva venire. c'è stata ma sì. da parte della popolazione una grande Vede, partecipazione. così parlando, adesso Slovenia è un piccolo popolo e siamo divisi. Ungheria ha preso una fetta, l'Austria un'altra fetta, Italia una terza fetta, Croazia una fettina. Così un piccolo popolo diviso fra 5 stati. E cosa si può fare? Non so io. Cioè, no, ma voglio dire, certe minoranze è inevitabile che nelle zone di confine Sì, non si possa tagliare col coltello. Non può essere. Quello Allora che si deve dare a queste minoranze Autonomia? autonomia culturale. Gli sloveni in Italia, secondo lei, come sono trattati? Io non posso dire, laggiù in Dubrovnik non vengo in contatto, non leggo questo, ma io credo che lì, tanto come posso capire, che gli italiani in Slovenia hanno più diritti che gli sloveni in Italia. Sì. Non so perché io non Peccato, conosco... dovrebbero essere un poco di più italiani in Slovenia, numericamente, sa? Sì. Sì, allora loro avrebbero premuto, date anche agli sloveni gli stessi diritti che abbiamo noi qui. Io non so se questo è vero, così... Sempre dire, insomma. Così, perché non vivo qui. Questo è un po' il problema delle minoranze che bisogna trovare, appunto, non facile comunque da risolvere. È molto difficile. Io dico così, l'Italia non... Parliamo così dell'Italia. Non perderebbe niente se darebbe Più autonomia. una certa autonomia, perché i confini non si possono così. Potrebbe l'Italia solo guadagnare, perché... Ma mi risulta che però abbiano delle scuole slovene, ma dicono no? che è poco. Poco? Cioè anche qui in Italia, in Slovenia ci sono delle scuole italiane per gli italiani, ovviamente. Ci sono, ma io non so, dico, questi sono problemi molto delicati, però
questi grandi, vede, ma anche francesi sono che non vogliono dare una cultura, libertà alla Corsica, alla Bretagna, lì ci sono ancora resti dei antichi Galli. Certo, sì. Cosa perderebbe la Francia se darebbe ai Corsi o alle Bretagni un'autonomia culturale, qualcosa? Niente, ma la grande Francia non può tollerare. Lei è appassionato di questi problemi, vedo. Lei ma colpito in pieno, perché è così. Perché non dare la libertà? Ma penso, non è da escludere che nella nuova Europa che si va formando vadano superati anche in futuro, fra 100 anni, gli stati nazionali come sono adesso. Fra 100 anni non ci saranno... 150 anni, insomma, non so. In tempi storici non possiamo... In 100 anni 50, possono succedere quante cose. Piuttosto che arrivare a fare queste cose con la guerra, è meglio avere un processo più lento. Tutto si può fare così, parlando, bevendo aranciata, si può tutto fare. Vede, cecoslovacchi, Appunto. cechi e slovacchi erano antagonisti tremendi. Invece è stato qualcheduno che aveva un pochettino di giudizio, ha detto andiamo, mettiamoci d'accordo, e risciolto la Cecoslovacchia, hanno formato Stato ceco, Stato slovacco, amici Come prima. meglio come prima. Sì. No, ma penso che sia un processo che è inevitabile. Forse. Ma questo dovrebbero, adesso dico una stupidità, lei sa che esiste quella Madre Santa giù in Erzegovina, Medjugorje, ma sono stato io mezz'anno fa. Io ho visto, sono della gente che va continuamente lassù a cercare, non so cosa cercano, ma vanno io ho nell'autobus incontrato gente che sono 5 volte, 6 volte. Che tornano. Io sono andato anche lì, e lì c'è quella Madre Santa. Io ho detto, io personalmente non ho niente, non ho bisogno ma se puoi fare quei stupidi che governano questo mondo, fai un pochettino di illuminazione. E di rispettare i popoli, dice. Sì, io sono di quello lì. Se io divento italiano con tempo, questo è il mio affare, ma non farmi Imporre. con violenza. Questo è fondamentale. Se sono queste poche minoranze in tutti gli stati d'Europa, Sì. date un po' di cultura, non so io, Rispetto, diciamo, delle tradizioni. da loro. tradizioni e simili cose. Ma invece, vede, non capiscono questi, anche Yeltsin non capisce un corno. Ammazza la gente come se sarebbero questo qui dei conigli.
E poi alla lunga perde, insomma, perché è una guerra che non si vince quella. Non si può vincere. E comunque, restando anche all'Italia durante il fascismo, diciamo, qui si è comportata anche lei non come Yeltsin, diciamo. Periodo fascista, ma non era buono, era male. Molto. Distribuivano olio di ricino. Qui, anche qui in paese, qui. Sì, era... Ma questo è un periodo piccolo, no? Sì, sì, sì. Simili cose possono succedere in ogni stato. Io penso che abbiamo già abusato della sua pazienza. Niente, senta. Non possiamo che ringraziare ed eventualmente se avessi qualcosa appunto che non capisco, Se non capisce, della mia parte che mi interessa della guerra, le telefono o le scrivo. meglio scrivere. Ma ho visto che sente. Io ho parlato ieri con mia moglie. Noi abbiamo una piccola casa weekend in un isolotto, ma è vicino a Dubrovnik. Dice terraferma tutta in fiamme. Sì o no? È proprio una roba grossa. Io dice terraferma tutta in fiamme. Mi dica per quale ragione fare bruciare. Non ci sono soldati sono sulle vette, hanno incendiato tutto Così, è guerra totale, guerra totale. E loro sognano che Dubrovnik deve essere serbo, sa? ma dove è scritto? In loro teste, nelle teste stupide. Non c'è una giustificazione, o sì? Perché nella storia mi sembra Ma che... mai non è stato serbo. È stato indipendente, cos'era? È stato indipendente con la venuta di Napoleone nel 1810, o non so quando è caduta la Repubblica. Non era mai. Neanche con Venezia, insomma, non era mai stato. Ma erano sempre in lite. Però Si rispettavano, ognuno aveva il suo. Vede che parliamo di questa roba, è molto interessante. Io sono arrivato giù a Dubrovnik nel 1938 e non conoscevo nessuno. E lì vedo scritto un affisso che è una gita di sci in montagna Orient. Io non sapevo dove è Orient. Allora preso la carta geografica e cominciavano e vedevo che questa è una montagna sopra le bocche di Cataro. ho capito. Prima di arrivare così è una vallata, pretendono i serbi che questa deve essere Serbia, così bello, culturale, pulito, case ben fatte. Questa vallata. Poi in un momento passiamo attraverso una gola, in un momento vedo casette, miseria squalida, per dire i porci qui in casa mia
avevano stavano meglio. meglio che lì la gente. Io cavolo, Come mai? non poi andiamo ancora qualche chilometro su, dove è stato un rifugio, e lì ci sono 3-4 contadini. Io non avevo sci, ma allora andavo a guardare queste case, andavo dentro in casa, dico, caro Signore mio, come mai che la civiltà non è penetrata qui? Come mai? Come? Mi dica, A così poca distanza, a diciamo. poca distanza, solo un passo. Questa gente veniva giù a Dubrovnik ogni giorno, scambiare, portavano, non so, formaggio, carne, erano continuamente in contatto, ma Un'altra cultura. un'altra cultura, un'altra civiltà. Loro sono ortodossi e qui cattolici. Io non capisco, io ho parlato di questo problema con molti e nessuno non capisce come mai che questa nostra civiltà mediterranea non è riuscita a penetrare in questo hinterland. Così, diciamo, Così vicino. Paese qui. Questo è culturale, cultura è quello lì, niente. un'altra, diciamo, un altro modo di... Sì, un altro modo di vivere, ma loro vedevano che si vive meglio qui che da loro. Io conoscevo un medico, lui era ortodosso, serbo. Io parlavo con lui di questa roba. E cosa diceva? Lui dice, non capisco. Lui diceva, non capisco. Sono due mondi. Per quello appunto che bisogna rispettare, come dice lei, le varie... Lasciami stare. Ma in effetti è così vicino proprio il Sì, confine proprio, fra Dubrovnik, Ma è diciamo... così, pochi chilometri, 10-15 chilometri di linea area. Su da una montagna, diciamo. Su. E allora lì non sarà mai una soluzione anche adesso? Non sarà mai pace. Se vi siete a 10 chilometri così, loro i serbi dicono restiamo a casa nostra? No, ma loro adesso dicono vogliamo mare, mare. Sì. Ah, E quello mi interessa. e così abbiamo parlato di tutto. Molto interessante quanto lei ha detto. Cassetta 1995-03A. Oggi siamo, aspetta, che giorno è oggi? 8. Oggi che giorno? Funziona, sì. Oggi che giorno siamo? 18? 18 agosto, sì. 18. Ecco, allora, volevo dire, chi coprì con le tavole qui? Sa che lei mi raccontava che è stato coperto con le tavole? Del mio era padre. tuo papà? Era? Sì. Quando si è sposato suo papà, insomma. Sì, perché lui ha detto come posso portare qui la giovane e non è casa in ordine, capisce? Allora non era così sviluppato il senso di roba antica. Della storia, sì. Ecco, vabbè. E in che anno era che si è sposato circa? Beh, se si ricorda, non importa. Dovrebbe essere
Non posso dire, presta poco, non so. Un fratello è nato nel 99, l'altro così, io credo lì verso il 1895-94. Ecco. L'architetto che non voleva abbattere la casa dopo il terremoto, come si chiamava? Non so, dobbiamo chiedere. Dopo chiediamo a lui il nome dell'architetto. Ecco, il nome di suo fratello invece che ha venduto la casa, come si chiama? Se vuole dirlo, se non lo vuole. Non importa, meglio di no. No, fratello è morto prima che sia stata... Ah, completato. Un suo fratello. Sarebbe il suo figlio, il figlio del mio fratello, ma questo non so. Stiamo a perdere. Lascia dirci, non importa. Però diceva che dopo con i soldi si è costruito la casetta, insomma. Sì, loro hanno costruito quella casa lì. Ho capito, con quello che hanno recuperato. Sì. Ma lei ha detto che hanno preso poco. Poco hanno. Però è servito per farci la casa. Ma non credo che sia stato Non importa, comunque non è importante questo. Ecco, passiamo a lei. L'anno in cui si è laureato lei? 1931. 1931 a Bologna, quindi aveva 29 anni. Sì. No, aspetta, no. 24. 24 perché del 6. Sì, 25. Ecco, che nome aveva l'industria degli oli dove è andato a lavorare? È andato a lavorare in un'industria. Come si chiamava questa industria? Era prima ho lavorato in un colorificio. Ecco, come si chiamava? Se se lo ricorda? No, sì, ricordo. Fornica Barge. Ecco, se mi scrive qui, ecco, scriviamo qui colorificio. Allora. Colorificio, mi do quest'altra prima. Era qui della zona? No, lì vicino Lubiana. Vicino Lubiana. No. Fabbrica dei colori. Ho capito, colori, sì, ho scritto colorificio, bravo. Colorificio. Barv, ho capito. Tovarna Barv. Va bene. Facciamo anche il luogo dove si trova. Sì. Benissimo. Benissimo. Questo è il colorificio. Ecco, adesso, bene, siamo così. E poi è andato a Dubrovnik. E lì ha lavorato in che ditta? Primo colorificio. Sì? In una ditta di olio? Sì, fabbrica d'olio. Come si chiamava questa fabbrica a Dubrovnik? Bene. Industria. Ecco, come si dice? Prima industria Ulia. Questo a Dubrovnik. Sì. E lì è rimasto per sempre praticamente direttore? Lì è diventato lì poi un po' alla volta è diventato direttore, diciamo. Sì, io da primo giorno sono stato lì direttore tecnico. Ah, subito in questa ditta Pruva... Per l'industria Ulia. Qui è fino alla fine della pensione? Sì. Quindi è stato tanti anni, insomma. Da che anno è andato alla Pruva Industria? Io si può dire che ho fatto quasi tutto il tirocinio, tutto il lavoro lì in quella fabbrica. È stato poco allora a Medvode?
stato un anno o due? Credeva, sa, io pensavo che mi hanno fatto torto, e così io ho detto, mi hanno fatto torto, cercano laggiù un chimico e io me ne vado. Cioè, era stato trattato male, come diciamo? No, non male, io credevo che mi hanno fatto torto. E invece non era? Ma forse anche non era. Non si era trovato bene, diciamo. Sì, io credevo che mi hanno fatto torto. Ma forse era anche giovane, aveva voglia di trovare un bel... Forse, sa, io ero giovane allora. E chi era il proprietario della prova industria oliera? Erano 40. Era una società? Sì, una società. Di Dubrovnik? No, sì, di Dubrovnik, erano 40 azionari. Una società per azioni? Sì, erano una società per azioni. Che tipo di oli erano allora? Allora si faceva solo olio d'oliva. Ah, olio d'oliva? Ah, non per l'industria? No, olio d'oliva era una raffinazione di olio d'oliva, quegli oli che non erano buoni per... non extravergine, diciamo, non vergine d'oliva, no, premuto a freddo. No, noi comperavamo l'olio dai contadini e poi questo olio veniva lavorato, così si vendeva come olio d'oliva raffinato. Ah, olio d'oliva raffinato. E poi abbiamo avuto anche una estrazione, sa, dove vengono lavorate gli ulivi, un frantoio. frantoi, rimane l'olio da parte e poi rimane l'ulivo, la polpa, la sansa, proprio, la sansa. E questa sansa poi veniva comperata da noi e veniva estratto l'olio. Facevate olio di sansa? Olio di sansa. E di oliva? Sì, che veniva in genere trasformato in sapone. Ah, quindi era una materia prima per... Una materia prima per saponifici. Era grossa insomma questa industria? Prego? Era molto grossa questa Ma industria. era sufficiente grossa, aveva un centinaio di operai. Ah, questo prima della guerra? Sì, prima della... No, adesso... E poi alla fine cosa fa? Adesso, ma è interessante... Io ho pensato molto tempo, perché è successo? Questa sansa è sparita. Ah sì? Sì, non si trovava più e allora abbiamo chiuso questa lavorazione e abbiamo cominciato a lavorare scarti per trasformarli non in sapone, in stearina e oleina, due grassi animali necessari in molte industrie. sì. Grassi animali erano? Grassi animali, sì, o vegetali? Più meglio ho detto grassi ottenuti dalle macellerie, sa? Dalle macellerie, ho capito. Ma in che anno è sparita la sansa? In che anno era? Ma verso che anno? Dopo la guerra. Dopo la guerra. È interessante, non è sparita, la gente non la voleva più vendere, secondo me la trattenevano per conto proprio, perché prima della guerra erano in tutta la zona adriatica, cominciando da Fiume, lì Recina, e quel fiumicino, lì c'era una estrazione, un'altra estrazione era... Frantoio, diciamo. No, estrazione con i solventi. Dalle stanze toglievano l'olio. Poi c'è stata una estrazione giù in vicinanze di Split, a Omis, la terza estrazione lì a Dubrovnik, quarta nelle bocche di Cataro, a Cataro,
e la quinta estrazione giù in Montenegro, Bar, a Bar. Interessante, è sparito dopo la guerra. Dopo la guerra non so cosa è, la gente forse ha fatto un calcolo diverso, Non si trovava hanno più. cominciato ad operare a casa per alimentare i porci, i vacche, io non so cosa. Magari anche concime, non so. Ma no, sarebbe Alimentazione. interessante, è sparito e oggi non c'è nemmeno una di queste estrazioni. Vedo. Olio di sanza, cioè l'estrazione Olio di passata. salsa è sparito. Ho capito, ma voi dopo la guerra siete passati allo Stato? Sì, tutte le industrie sono passate Statali? sotto l'estate. Eravamo noi autonomi, potevamo lavorare, ma tutti i conti finivano nella banca. A Belgrado? Cioè, voglio dire, centrale? No, a Zagreb. Sì, Cioè, noi abbiamo... Avete rapporti con Zagreb o con Belgrado? Con Zagreb. Sempre con la Croazia, insomma. Croazia. Ma e voi però siete trovati peggio economicamente? O meglio? Voi, certo. come stava? Oggi stanno bene, oggi si sta meglio, io credo. No, voglio dire, prima della guerra, lei che lavorava in Sì. quella ditta, e dopo la guerra sotto la Croazia, cioè sotto lo Stato, diciamo, Ma economicamente come stava? senta, tutto è stato regolato secondo sistema Socialista? socialista, comunista. E chi era nel partito certamente viveva meglio Di chi era fuori? come quello che era fuori. Ma lei era dirigente, stava bene, lei Sì, ma io non ero nel partito. Perché lei non si è iscritto al partito? No, io ho detto, non voglio cambiare la camicia. Non era del comunista prima, dice non sono diventato nel comunista. E così è stato tutto chiaro. Potevo entrare, ma io ho detto non voglio cambiare la camicia, questa camicia sta a me bene. Ho capito. Bravo, da questo punto di vista. Lei ha continuato, però dice, ha risentito da un punto di vista economico. Ma sì, un pochettino ero danneggiato. Un po' lasciato, un po', però sapeva il suo mestiere. Ma non mi potevano completamente perché, sa, non ci sono tanti tecnici. tecnici che potrebbero... Io ero abbastanza conosciuto. Perché lei, diciamo, politicamente come si definiva? Politicamente non volevo Mettersi. mi meschiare. Adesso, diciamo, se lei dovesse darsi una definizione politica di lei, diciamo, come si potrebbe definire? Reazionario. Nazionalista, diciamo. No, reazionario potevo essere. Cioè Chi non era nel partito... sì, così era chiamato, ma Ma- al di là di questo schematismo, diciamo, se adesso dovesse seguire un partito, non so, come in Italia, ecco, io non so quali ci siano qua in Croazia. senta. Conosce i partiti italiani lei? Sì, un pochettino così, qualche volta ascolto, è vero. Vagamente, Ma secondo me tutti questi partiti... con la democrazia cristiana, diciamo, con Fini, Ma senza democrazia cristiana, liberali, socialisti, comunisti, in fin dei conti poi dappertutto si trovano persone per bene sì, e dappertutto si trovano mascalzoni che rubano. diciamo che lei non ha voluto cambiare, lei ha seguito la sua strada. Ma sì, io dico, lasciatemi in pace, io dico, se non vi posso giovare, io posso andare anche all'estero. Sì, lei non E aveva io ho fatto male di non andare. avrebbe preso di più, dice, sarebbe stato molto meglio. Io sono stato per affari, sono stato in Svezia, a Stoccolma, mi hanno detto restate qui da noi. Ma le piaceva il posto, Sono diciamo? stato a Parigi.
Sempre come per la ditta? Sì, per la ditta. Mi hanno detto, restate qui da noi, se non mi hanno dato scritto su un pezzettino di carta lo stipendio, hanno detto se è poco ditelo. E com'era? Ma adesso io ho dimenticato questo. Ma era molto... non si poteva confrontare con quello che prendeva, ma non potevo io andare, io avevo di moglie, avevo figlio, no? Sono cose molto difficili. No? Sono scelte che uno deve fare, diciamo. Sì. Io sono stato a Milano nella vita, mi hanno portato nell'albergo l'ultima serata, mi dice quell'altro ingegnere, dice ma venga con me che andiamo in vita. Ma dico non posso. Ma dico, egli sa, questi sono... Perché la vita non è fatta solo dai soldi. Oltre ai soldi ci sono altre cose. Lei ha preferito restare? Io dico, se vivono altri 20 milioni, anche io posso resistere. Io dicevo, vivo relativamente meglio come quell'altro, mi sono rassegnato o adattato come vuole. Non è che ne fosse entusiasta, diciamo. Sì, Non era contento della situazione. io mi sembro per diamine, no? Ma è così, non sa. Lei si deve trovare in una situazione che gli dicono venga con noi. Non è così semplice dire sì. buonanotte arrivo. E andiamo. E quello lì a Milano era proprio così, era sera, mi ha accompagnato nell'albergo. E di preciso cosa ha detto? Che frase? Ma venga con me. Andiamo nella fabbrica, nella ditta. Come si chiamava sta ditta? Oh, Giannazza. Sarebbe... Sono una fabbrica per la lavorazione, oppure macchinari per le industrie olearie. Giannazza. Oh, è bella industria. Di che paese era? Di Bergamo, di Brescia? Giannazza, Milano, vicino Rimano, Legnano. E poi si è sempre chiamata Prva Industria Ulia, sempre anche durante il comunismo? Sì, hanno un pochettino dato ancora un nome di un eroe. Che sarebbe? Ho dimenticato. Perché non si adoperava mai quel nome. È stato solo scritto ma non veniva adoperato. Ha continuato ad avere sempre 100 operai anche sotto il comunismo, diciamo, questa ditta? O ne ha lavorato? È diminuita di importanza durante il regime di Tito? No, o è aumentata? La ditta si è sviluppata molto bene. Ah sì? E quindi quanti operai ha avuto un massimo? 150. Quindi c'è ancora questa ditta? Sì, c'è ancora. E lavora sempre nel settore degli oli? Lavora sempre, però con meno intensità. Sì, c'è un po' di capacità, un terzo. Non c'è più l'ingegnere Masera? No, perché si è formata una situazione impossibile. Noi abbiamo raccolto questi grassi scadenti in tutto lo Stato e si venivano portati a Dubrovnik, si lavoravano e poi i prodotti si vendevano. Prima la Jugoslavia importava questi prodotti. E voi avevate il mercato, diciamo, jugoslavo? Sì, il mercato jugoslavo. Non all'estero? No,
abbiamo coperto il fabbisogno il interno. fabbisogno interno. Certo. Invece oggi, con tutti questi stati staterelli, si è perso Ho capito. la fonte Dell'acquisto della materia prima. Della materia prima. Ho capito. E la materia ultima, questi grassi servivano poi per saponi? Saponi, questi detergenti in polvere, sì, Ma misti magari a derivati di petrolio? No? No, poi la industria gommaria ha bisogno. Ah sì? No, Stearina? stearina, sì. Sì, perché senza stearina non può fare buona gomma. Almeno allora quando ero io, e anche ancora oggi è la stessa cosa. Senza buona stearina non si può fare buona gomma. E deve avere poi industria tessile, ha bisogno di oleina. Lei fino a che anno ha lavorato? Io ho lavorato In pensione? fino È andato in pensione? al 72. 72? 72, Ha lavorato un bel po' di anni, dal 38 fino al 72. Vabbè, e ora andiamo avanti. Passiamo alla guerra adesso. Quell'allarme del 23 maggio, 23, primo giorno della guerra, che tipo di allarme era? Una sirena? Cos'era? Si ricorda? Erano bersaglieri. No, l'allarme che ha suonato qua il giorno prima. Tromba, non so io. Suonavano Non era la tromba. della caserma? Nella caserma che hanno suonato e noi eravamo fuori in cortile, no? Fuori nel cortile eravamo. E il padre ha detto questo suono è suono di allarme. Continuava sempre sto tromba, quanto ogni tanto. Sì, poi abbiamo uno degli anziani è andato giù in caserma a chiedere cosa è successo. Allora hanno detto che è la guerra. Ma ha continuato a suonare quanto questa tromba? Per un 10 minuti. Ho capito. Con la tromba? Tromba. No? Questo segnale di allarme io credo che c'è anche oggi in tutti gli eserciti. Non lo so perché io non ho fatto il militare, No, non lo so. ha fatto bene. No, per fortuna Ha fatto bene. lei ha fatto il militare a proposito. Sì, ho fatto io il militare 18 mesi a Firenze. Soldato semplice Un laureato che e laureato in sanità. l'hanno messo in sanità. Sì, devo dire la verità, qui da noi abitava un capitano, un gentiluomo. Italiano. Quando ha sentito che io ho ottenuto come si dice? La laurea? Non la laurea, Il diploma? il richiamo per presentarmi nelle armi. Perché, La cartolina precetto? Sì, la cartolina precetto, perché tutti parlavano, Slauco deve andare a fare il militare, è venuto qui da noi e ha detto noi andiamo assieme Alla visita. a Udine. Cosa lui abbia fatto non lo so. Cosa ha fatto e cosa non ha fatto, lui ha detto adesso puoi andare anche tu dentro. E quando sono arrivato lì hanno detto sì, questa da Firenze, perché prima mi hanno detto che devo andare in Sardegna. Ma di che corpo? Io credo che artiglieria troneggiata. Sarebbe lui. E questo militare di cos'era? Di che... Alpini. Era degli alpini. Da che zona, da dove veniva? Non so da dove sarebbe. Ma era una persona così, lui veniva. Come mai era qui in casa? Allora, lì dove è la casa di mia nipote è stato un fienile grande
e lì dormivano i soldati. Ho capito. E così noi lo conoscevamo, eravamo gente di stesso cortile. Sì, quindi eravate così insomma. È andata bene. Ma La guerra quindi non l'ha fatta, no, io non l'ho fatta. fortunatamente. Senta, già che sto parlando di queste stupidità, io sono andato a Firenze a fare l'esame di Stato e Dell'ordine, diciamo, dei... niente, è uno di quei santoni che dicono la fortuna, lui dice, gli leggo la fortuna, Ho capito. ma io dico, ecco, ma in fin dei conti gli ho detto di sì. Dice, lei deve fare un esame, ma interessante è che lo sapeva benissimo. Dice, ha gran paura, ma per lei questo esame è come andare a bere il caffè in un bar. Ma non sarà mai in Italia impiegato. Questo mi impressiona. È rimasto impresso. Diceva, non sarà mai impiegato in Italia. E lei andrà per via mare nel suo impiego. E come faceva a sapere che lei... Mi dica, com'è? Ma che tipo era? Ma un piccolo... Era zingaro? Era zingaro? No? Non era zingaro, no. E chi gli aveva detto di andare? Aveva trovato... Senta, perché quando ero io soldato a Firenze, io mi sono iscritto nuovamente all'università. Ho capito. E ho trovato che io posso fare farmacia senza difficoltà, perché ho controllato gli esami che ho fatto e gli esami che dovrei fare, e così io dico, Faccio farmacia. faccio farmacia Tanto... per essere un pochettino più libero, per andare qualche volta a Bologna, e così io ho fatto giocando tutti questi esami di farmacia. E si è laureato anche in E mi sono laureato. Anche in farmacia? Sì. A 2 esami, 2 lauree. E perciò andavo giù a Cividale nella farmacia Minisini, oggi è un bar, c'è la farmacia, invece la farmacia è dall'altra parte della... Menesini? Minisini. Minisi. E viene dentro uno, io non l'ho visto mai, proprio ero nel pomeriggio senza lavoro, così un caldo, e lì c'è la signorina, aiutante di farmacia, così, dice, gli faccio vedere la mano, le dire la fortuna. È stato a Cividale che vi hanno letto Sì, la mano? a Cividale. No, no, accidenti. E non sarà mai lui, e vede, il primo impiego che mi hanno offerto mi è stato detto che dovrei andare in Egitto. In Egitto. Sì, perché quel capitalista che aveva quella fabbrica di colori Di Medway? di Medway, Come si chiamava quel capitalista lì? Medici. Medici. Sì, lui diceva, perché sa, è stato lui tremendo, lui mi ha detto, è disposto di andare in Africa. Io non sapevo, l'Africa è grande, e io subito, immediatamente, pam, vado, dice, andrà in Egitto. È andato allora? No, poi lui mi ha detto così, venga domani, andiamo in fabbrica.
E dopo un certo tempo viene, dice, le trattative per la compera di questo stabilimento di colorificio giù nell'Egitto, era, io credo, ad Alessandria, è andato a monte. Ma vede, La profezia, diciamo. quello lì mi ha detto, Chissà che capacità che aveva, che che capacità. cosa, io non potevo immaginare che posso andare in Egitto. Cassetta 1995 03B. A decidere subito, insomma. Ecco, ritorniamo qua alla nostra guerra, se no non finiamo più, anche perché poi avrei intenzione di andare, non so se le abbia detto, dal parroco, a vedere i registri della parrocchia del 1915. Ah sì, 18. grave. No. Allora, lei quando diceva del Caporetto che gli italiani sono arrivati il 25. Secondo me, chiediamo che il Signore forse saprà. No, lei deve dirmi, perché dice, ha detto il 25? Ma no? io secondo me è così. Io ascolto quello che dice lei. Io forse sbaglio, capisce? No, perché lei vi sembra che fra il suono della tromba e l'arrivo dei bersaglieri sia passato un giorno, insomma. Sì. Sia 2 giorni, non un giorno dopo. Un giorno intero. Forse dico che molto tempo è passato, Ma lei non ricorda che siano arrivati subito il giorno dopo, insomma? no, io almeno. Basta, questo mi interessa. Sì. E si sono fermati a Idesco, dove si erano fermati loro gli italiani il primo giorno? Qui A Robi, come si chiama quel paese lì, Robi? Robi c'è lì. Robi. Sono andati, io ho visto qui davanti alla casa venivano bersaglieri con passo bersagliere e sono andati lì sulla strada che conduce a Plezzo. Così raccontano la gente che era, perché io non sono andato a vedere, ma la gente che era a casa erano in attesa di sparare, ma gli austriaci non hanno sparato perché non c'erano lì. Erano andati via, insomma. Erano partiti prima, ecco. Ma sì. Cioè non hanno sparato neanche un colpo qui. Ma, sì. Però il ponte era stato fatto saltare. Peccato. Era un bel ponte. Sì, così. Lei lo ricorda questo Ma ponte? no, lo ricordo benissimo. Com'era questo ponte bello? Così ad arco. Vabbè. Era un pochettino stretto, non poteva più sedere per questo tempo. Invece gli italiani poi l'hanno fatto di Sì, nuovo. l'hanno fatto in cemento armato, Lì vicino, sullo stesso posto? Sì, no, è un pochettino spostato, perché laggiù si vedono ancora i resti del vecchio ponte. Ah sì? Sì, sì. Sì, a sinistra, quando viene giù sul ponte, allora sulla sinistra si vede a destra, sulla riva a destra che a sinistra i resti di questo ponte. Insomma non hanno sparato qui a Caporetto. Aspettavano di sparare e dicevano, come dicevano queste donne, insomma, queste... No, hanno accettato l'arrivo degli italiani così pacificamente, senza fare rumore. Ecco, un'altra cosa. Quel ragazzo che doveva essere fucilato dagli italiani, gli è venuto in mente il nome? No, senta, così io Sì. non posso, interregno, Ah, ho capito, sì, un giorno insomma di... sì, un giorno di interregno. Va bene. E poi lasciato, quel ragazzo lì appunto che doveva essere fucilato, diciamo, non è venuto il nome Ma in mente. aveva il nome, il cognome, Che mestiere faceva dopo? Ah. Non si ricorda. contadino. Contadino.
Di che paese era? Mi ha detto, sì, mi ha scritto. Vabbè, quei due paesetti là. Io ho effettivamente ho letto in un posto i nomi di queste due persone. Sì. Se No, beh, se lo ricordava lei, altrimenti non ricordava. A Cuneo, quando suo papà è stato mandato a Cuneo, dicevano che era un collaboratore, un collaborazionista, chissà cosa era, non era niente. Non era niente. E dove vivevate? In casa di chi vivevate? In pensione? Abbiamo noleggiato un villino nel Viale degli Angeli. Viale degli Angeli. Viale degli Angeli. A Cuneo? Sì, fra Cuneo e laggiù in fondo è stata una chiesa, un viale magnifico. Questo viale aveva due in mezzo, così, questa è la strada, e qui era il viale e di questa parte il viale. Era come dei passeggi pedonali che Sì, passeggi, ma erano grandi. C'erano degli alberi. Alberi, forse erano 100 anni vecchi. Ho capito. E quindi era una zona, diciamo... Una zona di villini. Residenziale, Sì. Bene, che stavano bene, c'era gente che stava bene. Sì, era bene. Noi eravamo come bambini, giocavamo assieme. E lì siete stati alcuni mesi, insomma. Sì, forse un 6 mesi. 6 mesi. E... Che mestiere faceva suo papà? Quindi cosa faceva? Come passavate il tempo? Come passava il tempo anche suo papà? Cosa faceva? Dove? Laggiù? A giocare il Napoleone. Come deve dire Napoleone? Non sa. È un gioco di carte. Diceva papà, questo gioco aveva anche Napoleone quando è stato confinato. Ho capito, l'isola d'Elba. Sì. Che gioco era di preciso? Come si chiamava? Napoleone? Napoleone, così le carte le fa. Qui in mezzo lasciano il posto per gli assi e così comincia a mettere tutte queste carte insieme. E insomma non ha lavorato. Cosa? Non poteva? Non aveva sussidi. No. Perché Non viveva con i soldi suoi. Con i soldi suoi. I soldi nostri. I nostri. Eravate lì, lei, la moglie, la mamma e 5 figli. Voi erate 5 eravamo. 5 figli. Ho capito. Va bene. Allora passiamo all'altro. Avete mandato a casa. Ecco, quando sono. Adesso arriviamo all'offensiva che mi ha raccontato. Sì. Siete andati all'Asna. L'Asna. Questo vuol dire un piccolo posto così spianato. L'Asna, ma è un paese? No, questo è solo una località. Una località, ma ci sono delle case? Insomma. No, niente case, campo. Una località di l'Asna. Campo. Ecco, e avete mandato in casa il carro? Il carro. Per mezzo di chi l'avete mandato a casa? Il servo. Avete un servitore? Sì, abbiamo avuto il servo e 2 cavalli. Come si chiamava questo servitore? Se lo ricorda? Mi chiede troppo. Se lo ricorda? Sì, Tony. Tony si chiamava. Si chiamava Tony. Scritto con la I lunga come Tony? Tony. Era sempre slavo? Sì, da Dresden era. Da Dresden. Era quanti anni aveva? Era piuttosto Vecchiotto. E il carro come mai non passava allora? Che avete mandato? Perché lì la strada e per andare su questa Lasna è stata una piccola passerella, è stretto e non poteva andare su. Una passerella su cosa era? No, passerella, ho detto, è stato un sentiero stretto. Un sentiero stretto. Un sentiero stretto, solo per i pedoni. Ho capito, non si solo muli, diciamo. I muli c'erano, forse portavano qualche vacca a scolare.
Ecco, e quando sono arrivati i soldati che dicevano gas, gas, cosa stavate giocando voi? I bambini non so cosa si giocano, forse con i sassi, no? Quanti eravate bambini? Molti. Molti, bambine, Eravamo in molti. eravate lì giù sulla strada? Sì, ma io sempre penso che dovevano effettivamente buttare il gas, perché l'uomo non è tanto stupido di mettere la masca senza bisogno. È interessante, qui nessuno non parla di questo, Il gas. di questo gas. Ma, Lei ha sentito insomma che ma non solo io, abbiamo sentito tutti. che venivano avanti questi soldati, Sì, erano su un carro, com'erano? Che carro era? tutti avevano gas maschere pronte, Ma non le avevano addosso? no, non le avevano addosso, ma tutte erano fuori delle scatole, Ho capito, ma il carro che avevano da cosa era trainato? Questo carro? da cavalli. Da cavalli? E quando nel bosco hanno sparato, hanno iniziato a sparare sul bosco, le vostre mamme, le donne, hanno tirato fuori in bianco anche i vestitini? Sì, si sono spogliate per far vedere così benissimo di cosa noi abbiamo avuto una coperta di lana bianca, con quello lì l'hanno tutta presa in mano e fatto vedere che siamo civili e non militari. Ed è servito, Sì, è servito, non hanno sparato. non hanno sparato. È arrivato avanti questo soldato dopo che vi ha detto Sì, che era soldato, mi ha detto andate qui nel primo paese a Ladra, uno solo era soldato, uno solo. era stato un sergente, Per me era soldato. era un soldato. E a Ladra, appunto, dove siete andati dopo, avete visto i soldati, i prigionieri italiani che arrivavano, che iniziavano a venire il giorno dopo, cioè il 20, già non il 24, perché l'offensiva è stata il 24 ottobre, alle 2 del mattino. Sì, venivano Quelli del gas, il 25. ecco, i prigionieri invece li avete visti, quelli del gas era la mattina stessa del 24, quelli che dicevano gas, gas. Invece i prigionieri erano il giorno dopo. Il giorno dopo. Era del 25, il mattino del 25 allora. E quindi dopo voi avevate già dormito nelle grotte, lì nella grotta? Sì, sono ancora oggi quelle grotte. Si possono vedere eventualmente? Sì, si può andare, se vuole. Sì, bene, insomma. Se vuole. Ecco, ma diceva che i prigionieri venivano da Serpenza, che era tutto pieno. No, venivano da Dresnica. Ah, Dresnica. Da Dresnica. Non potevano venire da... Poi è Serpenza, cosa c'è? No, questo cosa ho scritto lì? Serpenza, no? No. Non c'entra. Dresnica. Dresnica. Da Dresnica. Dresnica. Da Dresnica veniva... Ed era tutta piena la strada? la strada piena. Era un ufficiale superiore che andava in prima fila, e andavano anche gli altri ufficiali, ma lui diceva, non so, io credo se ricordo bene, 8.000, 10.000 prigionieri. Ormai erano già disarmati. Certamente, perché erano condotti da un soldato austriaco. Ho capito. Però voi il giorno 25, diciamo, dopo aver dormito quella notte lì sulla grotta, siete tornati verso Caporetto, insomma, ma c'era un ponticello? C'era un ponte militare? Ponte militare che l'hanno fatto. O era civile? No, non c'era prima. Era un ponte fatto dagli italiani? Ma per bene, non è stata una cosa improvvisata. Un bel ponticello, insomma. Ponte. Quanto giù era questo ponticello? In che località era? Sì, in 5 minuti da Ladra. 5 minuti da Ladra. Sì, così forse.
E Ladra a sua volta quanto è distante è da Caporetto? Da Caporetto? Quanto? Chilometri. Forse sono 3 chilometri. È sempre qui una frazione, diciamo, di Caporetto. No, così, comune. Un comune. Comune di Caporetto. Sì, un comune. È verso Bavezza? No, giù, verso Tolmino. Ah, verso Tolmino, perché non ho orientamento. Sì, vedo io. Non mi capisco l'orientamento. Se lei deve scrivere, dobbiamo andare a vedere. Andiamo a vedere, ora, dai, andiamo a vedere. Facciamo un salto e andiamo a vedere questo posto. Sì, pochi minuti. Mi mostro 5 minuti, andiamo a vedere. Ecco, perché ho quasi finito. Siete ritornati a casa, quindi al pomeriggio del 25. Nel pomeriggio, così verso le 4-5. Ecco, verso le 4 o 5 pomeriggio. Il nonsolo che è andato in Francia, quel tipo lì, come se lo ricorda? Come che nome ha? Non se lo ricorda. Victor, era Victor. È stato nonsolo per parecchio tempo? No, non è stato nonsolo, dopo si è fatto nonsolo. Dopo quando è ritornato. È tornato. Oh, vedo. E il parroco come si chiamava all'epoca, se lo ricorda? Sì, Peternelli. Peternelli, me lo scrive per favore, il parroco. Ed era bravo? Era una persona per bene. Sì. Quanti anni avrà avuto all'epoca? Era vecchiotto o giovane? Un uomo, insomma. Era non parroco, lui aveva già grande Monsignore. sotto suo. Erano fino a Bergogna, a Berghin e fino a Plet. Era Sotto di lui. Era monsignore, arciprete, così, qui da noi dicono decano. Ah, un decano, ho capito. Decano, Peternel cosa? Peternel decano. Sì, e di nome? Decano. Decano Peternel. E si è comportato bene, era con voi, dico una sì. Cosa diceva? No, lui aveva difficoltà, povero. Non è che sia scappato? No. Quando sono arrivati qui italiani? I preti cattolici non abbandonano le pecore. Sì, infatti anche da noi è stato così, quando sono venuti avanti gli austriaci, i parroci sono rimasti, i sindaci sono scappati, le autorità sono scappate, i parroci. Vedi la differenza? I preti serbi hanno tutti abbandonato le proprie pecore, ma invece i preti cattolici non rimangono. Restiamo, questa è una grande differenza. Comunque insomma un bel ricordo di questo parroco, Persona per bene. Non è insomma anche perché ho chiesto, non c'è niente? Sì. Anche per vedere quanti sono morti, magari di fame, magari di malattia, di spagnolo. No, di fame nessuno. No. Siccome ho fatto una ricerca del genere in un paese del Piave, che si chiama Miana, un paesetto lì, volevo vedere qui a Caporetto com'era la vita durante la guerra, sui registri parrocchiali, se morivano di più, di meno. Se dopo spero che mi metta in contatto, ho detto che mi metterà in contatto con il parroco. E quindi ha un bel ricordo insomma da questo parroco. Sul bosco, le mamme, Ponticello, sul parroco. Ecco, il condannato a morte, questo qui, dove l'hanno portato poi? Vicino a Bisonto? Era notte, non so io dove l'avranno portato. Appunto il Signore qui diceva che in media vi ammazzavano uno al giorno, qui ne condannavano a morte uno al giorno. No. Lei non ha questo ricordo? No, hanno condannato molti a molti anni di prigione, ma a morte no. È importante questo.
È sufficiente anche uno. È sufficiente uno, beh, ovvio. Magari oggi si dice in guerra ne ammazzano tanti, invece dice uno, insomma, quella volta lì lei ricorda. I soldati di Caporetto morti qui, quelli di Caporetto, abitanti di Caporetto Sì. che erano sotto l'Austria, Sì, dove hanno una lapide? Dove c'è il... non c'hanno. Non avete? No, Davvero? no. Qui a Caporetto non hanno messo la lapide. Invece nel paese qui giù, a Idersko, c'è la lapide. Come mai qui non l'hanno messa la lapide? Perché sono i fascisti poi non hanno lasciato? Chi lo sa? Quando sono venuti gli italiani qui. No. Sai, io di questo non ho mai pensato che dovrebbe essere una lapide. In tutti i paesi c'è Sì, la lapide dei morti. invece non l'hanno messa. Quella della seconda guerra sì, se non l'hanno messa neanche. Sì, la seconda guerra. Ho capito. Comunque che lei sappia, parecchi giovani di Caporetto sono morti o no? Durante la prima guerra mondiale? Sì, sono morti, parecchi. Dove erano militari, la maggior parte? Sono andati giù, erano sul fronte di Galizia, sul fronte di Serbia, chi lo sa dove. Non in Italia, non qua sul No. fronte italiano. Forse anche qui sul Piave, ma Perché volevo vedere le lapide, vedere magari. Vabbè, adesso caserma, che poi la caserma in cui è stato fatto l'ospedale degli italiani. questa casa qui lì, no, questa. Dove c'è Dopo il- questa casa c'è un stabile grande, quello era, Ah, qui vicino a casa vostra, insomma. sì, si vede qui, vi farò vedere. Ho capito, ma era la ex caserma della territoriale? Sì, no, no, Era una caserma. era una caserma, non so io di Ma che già prima della guerra era una Sì, caserma. sì, già prima della guerra. Era una caserma fatta di soldati Sì, soldati. austro-ungarici. Sì, austro-ungarici. Ho capito. Vabbè. Con cosa trasportava gli alveari, cambiando argomento ancora, gli alveari, le casette delle api, suo papà con cosa le Sì, trasportava? Con carro. E Con cavallo? carro, questi erano schivati questi alveari sul carro e Con cavallo. poi legato con corde perché non cala, era un carro adibito solo per questi generi. Le ruote, il ferro, Le ruote, il tutto, ferro di gomma. con due cavalli, due cavalli. Le ruote come erano? Ruote normali. Di ferro o di gomma? No, non di ferro. Erano quelle vecchie, insomma, quelle Sì, tipo sì, vecchie. era normale. 2 cavalli, era un bel carro, insomma, Oh, bel carro. preparato apposta Sì, per... per metterci un 150 alveari, erano anche due carri. Ah, a volte era uno o due? Sì. Due sì. Sì, perché io credo che 150 alveari non potevano andare sul campo. Vabbè. E poi è venuto in mente come si chiama in italiano quell'Aida? Aida. Aida, alcuni mi hanno detto che potrebbe essere Il grano saraceno, no? saraceno, Ah, ho visto? ma Perché se mi ha detto che sì, il granellino è così, sì, più o così, meno, sì. quello è il grano saraceno E dicono, ma nessuno non ha proprio detto in italiano cosa? che è giusto. Così mi hanno detto dovrebbe essere grano saraceno. L'ho mangiati poi gli strucoli alla sera Alla mangiati? a Starosello, mi sono No. fermato lì a Starosello, la osteria ma non- No, quello i ragazzi giù, io 2 giorni lì ci sono. so. Non Franco, prima c'è Franco, Lì. quella successiva. Ora, li ha mangiati e come li trovano? Buonissimi. Beh, Ah, è vero, buonissimi sono. ma sì, sono buoni. Che hanno la noce dentro, Sì, noce, un l'uetta. pezzettino di rosine e di così avanti. Li ha fatti al momento, li ha fatti al Sì, momento. 5 minuti ho detto. A lei ha chiesto Sì, appositamente. mi era Comarischi strugli. Buoni, veramente. Va bene.
Dunque, lei ha detto che gli italiani erano, dopo ho finito, andiamo a vedere un attimo i posti, gli italiani erano considerati come occupanti, certamente. e gli austriaci, prima che arrivassero gli italiani, diciamo, prima della guerra, gli austriaci come erano considerati? Voi non eravate mica austriaci? Ma noi eravamo austriaci, capisce? Sì. Allora Ma voi sareste sloveni, no? Sloveni. Slavi, insomma. Ma quel nazionalismo non è stato ancora molto sviluppato. Quindi voi in Austria l'accettavate tranquillamente? E noi l'Austria era considerata come patria. Ah, era l'Austria? L'Austria. Non c'era il senso della Slovenia, questo voglio dire. No, non ancora, ma dicevano io sono austriaco ma sono sloveno, capisce? Senti, però non c'era, diciamo... Come in Italia non poteva dire io sono cittadino italiano ma sono sloveno, no, Italiano. era solo italiano, invece in Austria io dicevo sono cittadino austriaco, di nazionalità croata, di nazionalità ungherese o di nazionalità polacca. Ho visto. Ecco, questa è la ragione. E quel poeta, Gregor Cic, come si dice? Quel poeta che ha dato il nome alla strada qui, sì. come si chiama? Simon Gregorčić. Gregorcic. Simone. Simone Gregorcic. Era in che epoca è vissuto? Più o meno? Questo secolo, l'altro secolo? No, in questo secolo. Sì, è contemporaneo, insomma. Sì, contemporaneo. E lui è nativo qui da Vrsno, un paesetto non distante da Zadra, è stato prete. Ah, un prete? Prete. E allora se mi vuole adesso andiamo a vedere dove siete stati, il ponte di Napoleone e dove siete andati i profughi. Sì. E dopo io saluto, se vuole venire anche lei a vedere dal parroco eventualmente, io mi metto in contatto con questo parroco per vedere questi registri, se ci fa andare. Adesso bisogna trovare la moglie, non so dove sia messa la macchina. Solo Facciamo sì, qua, ma un attimo. Venga un attimo. Volevo domandare, no, che il giorno del Caporetto abbiamo visto, ho letto a pagina 17 di quel volumettino vostro della guida qui, che parlava degli sfollati, dei profughi, che erano circa 100.000, ma non sono riuscito a capire destra Isonzo, sinistra Isonzo, perché diceva che quelli a destra Isonzo erano andati in Austria e quelli di sinistra erano andati in Italia, questi profughi. Sì. Ma dovrebbe essere il contrario, perché la sinistra... Sì, certo. Sinistra era sotto, diciamo... Sì, da sinistra andavano in Austria, ma quando è cominciata la guerra, no? Se si parla di Bolzana, di Volce, andavano in Austria lo stesso perché avevano un giorno o 2 giorni di tempo per... Ma così tanto... Ma Gabriele, Kamno, Smast, Ladra, Libušnje, Tutti i paesi che erano vicini alla Presalina... Delnica sono andati in Italia. Ho capito. Oppure in parte anche su in Bretigni. Diciamo come a Volce, Bolzana, gli austriaci sapevano che Santa Maria di Mengore, lì si chiama, lì loro sapevano che facciano un caposaldo, una fortezza, diciamo, di un modo, e sapevano che lì il paese proprio sotto, no, sarà battuto, no? E allora hanno detto, avvertivano la gente che vanno come profughi, no? Avevano abbastanza di tempo per avvertirli. E invece qui non c'era tempo. Ho capito, quindi... Ma non sono stati organizzati qua, no? Gli austriaci. E poi gli Quando sono italiani... arrivati gli italiani, poi poche gli parole, italiani- non erano organizzati neanche gli austriaci, allora No. per i profughi, diciamo, i profughi sono andati un po' allo sbaraglio, ecco. No, era spontaneo. Ma così tante persone sono andate profughi, 100.000 persone, Beh, in tutto l'Isonzo, Ma tutto lì. perché qui non ci sono. Dal mare. Dal mare dove sbocca l'Isonzo. A quella fortezza che c'è su lì, come si chiama? Dove? Ho visto, Verso- sì, scusa, verso Pletto, verso l'Italia per andare per dire il su di là. Come si chiama? Cluse, si trova sulla carta? Sì, Cluse. sulle Cluse, case. sì. Come è scritto? KL... Cluse. Cluse come K-L-U-G-E.
Z e. Benissimo. E quella è vecchia, è una fortezza vecchia fatta ancora dagli austriaci. No, abbiamo un libricino qua che è scritto tutta la storia del... Ma se non è in italiano? In italiano. Beh, lo compro. In italiano, qua. Dopo, ultima cosa, senza distinzione? No, va bene, sì, ottimo. Anzi, noi in Italia diciamo la disfatta di Caporetto come popolo. Voi qui in Slovenia come la chiamate? Il miracolo di Caporetto o Vito? No, la battaglia di Caporetto. La battaglia. Per noi è la battaglia o la 12ª o la battaglia. Ma il popolo, diciamo così, come lo chiama? Non esistono le espressioni, diciamo, su base emozionale in lingua slovena quando si parla di questo. No, per noi è una Caporetto. Per voi è una cosa di sentimento È differente. perché per noi non si guarda così, che siamo, diciamo, in modo neutrali, perché non si tratta del nostro esercito, no? Gli sloveni erano... Però diceva che sono morti parecchi però sloveni qui del paese di Caporetto, anche durante la prima guerra mondiale. E non c'è neppure una lapide. Io dico, volevo vedere se c'era una lapide. Quella no, perché dopo era l'Italia, qua dopo era la rivoluzione, che si parlava solo della rivoluzione, la seconda guerra, e poi la prima non c'entrava più, no? Ho capito. Fino adesso. Siete voi. Avete avuto una buona idea a fare il museo. Sì, però no, proprio il governo si... Vabbè, non è insomma noi Caporetto, la disfatta di Caporetto, la rotta di Caporetto. Perché quando si imparava in scuola, quello neanche gli sloveni lo scoprono, diciamo, come la Masser, quelli che si interessavano sulla storia conoscevano, ma tutta la gente, i scolari, tutti, non esisteva come un Caporetto. Come per voi, per gli sloveni non esisteva. Era solo una delle battaglie. La 12ª. Io ho sentito due versioni per il miracolo. Ma chi, la prima versione che io ho sentito, no, era che quando i tedeschi, forse nei ricordi di Fombello, non so. Cassetta 1995 04A. Tra parentesi, cioè allora mi diceva, aspetta che questo qui comincia. Ecco, la seconda versione, diciamo, del miracolo. Il prima è perché sono morte solo 80 persone. Nel schieramento dell'artiglieria tedesca, no? Tedesca. E il secondo è che è il titolo del libro del generale Kraus, quello che comandava a Plezzo, no? Ho capito, perché lo chiama proprio. Sopra nella vetrina. L'ho guardato un po', sa. Così erano... Funziona? Signora, mi dica, dopo qualche giorno allora... Dopo, non so, 2 o 3 giorni. Aspetta, guarda. Ecco. Dopo 2 o 3 giorni. Ah, questo è il ponte di Napoleone. Andiamo ancora un po'. Ma questo qui sarebbe il ponte che hanno fatto gli italiani? Questo è stato fatto... non so chi l'ha fatto. Sì. Io credo italiani. Sì, vabbè, ma quello di Napoleone dov'è? Ancora un pochettino. Un po' più avanti. E insomma mi diceva che dopo 2 o 3 giorni che erano qua i bersaglieri Sono andati su e hanno fatto una passerella in legno. E hanno trovato su nei cespugli, qui. Nei cespugli? Fermiamo dall'altra parte. Ah, Berzenica, eccolo qua. Noi andiamo qui a Ladra. Mettiamo giù un attimo. Sì. Ma vado un po' più avanti perché siamo proprio sulla curva. Insomma, erano vestiti nei cespugli come allora? Erano tutti Erano come, ma non posso dire proprio la parola per esprimere. Fingevano di essere persone, ma non erano persone, sa? Come si, erano dei fantocci? Dei fantocci, dei pupazzi. Ah, hanno trovato, ho capito. Qui. Hanno trovato... Hanno trovato dei pupazzi. Sì. E dopo hanno cominciato però la resistenza, dove è stata fatta la resistenza? Di sopra, no? Si chiama come quel posto di sopra? Sui costoni del Montenero, no? Ho capito. Piano.
Faccio un'altra fotografia del signore dopo quel ponte dell'Isonzo. Sì. Laura, sì che te sei brava. Aspetta un attimo. Sì, va benissimo. Cambiamo l'obiettivo. Ha visto i casi della vita, I casi della vita. Chi avrebbe mai pensato? Oh, la vita, ma caro mio, è una cosa incredibile. Io non conosco nessuna persona a Londra. Sono stato a Londra e vedo due ragazze e io le guardo, perché no? Ma anche adesso mi guardavo. E in un momento io mi volto, quelle ragazze anche dicono: Slauco, cosa fai tu qui a Londra? Io dico: cosa fate voi due? E chi erano? Ma chi erano queste due ragazze? Come due ragazze di Dubrovnik che le conoscevo. Proprio, magari non le vedeva da molto. Qui è sempre stato così, anche la vegetazione, sì, sempre. Sì, Questa è la. Tutto sono figli, non so io come si chiama in Cioè, italiano. ma come coltivazione, cioè come economia, cosa venivano sfruttate queste lì? Questo non viene sfruttato. Neanche una volta veniva No. sfruttato, no? Avevano forse pecore. Ah, sì, ma questi alberi saranno di proprietà di qualcuno? Sì, sì, quando ero io piccolo. Tutto questo qui è la Brulo. Ah sì? E come mai? Perché erano prima pecore, Ah, capre soprattutto anche. capre e pecore, e hanno mangiato tutto. Ha visto? E allora qui è stato uno che curava le selve per conto dello Stato. Italiano o No, sotto l'Austria. Allora lui era furbo, molto furbo. Ha detto, perché avevano pecore e le pecore andavano a pascolare e la sera ritornavano e loro mangiavano tutta la vegetazione. Che era al contrario, sentite fare fotografia. Quello lì, a proposito, ha detto: dividiamo queste terre fra ogni numero di casa e ognuno tira a sorte il numero della parcella e qualcuno troverà buono, qualcuno, e allora i contadini di Caporetto hanno accettato questo e da allora Ha cominciato a venire su alberi. venire sui Ah, alberi. visto. Ma quando è venuta la guerra? Ah, siamo in controluce mi pare. Vabbè, quando è venuta la guerra, qui era ancora brullo? No, tutto brullo. Ah, tutto brullo? No, tutto brullo. Sembra da che altra parte, no? È il ponte romano, il ponte... Detto di Napoleone, ma non è di Napoleone. Si vede ancora? Ah, si vede, eccolo qua. Vede, Si vede, sì. era stretto. Interessante. Questo qua. Qua te vedi, Laura, qua se vedi. Anche i resti del ponte di Napoleone. E vede, lì è stato qualche cosa scritto. È rimasto su una specie... Ma è stato cancellato però. Hanno cancellato. Hanno distrutto, qualche imbecille ha distrutto quello. Come mai? Chi lo sa? Non è bello. Qua volevo mettere lui... No, non prendo. Sì. Non so, ma... Guarda qui. Dai. Saltavate giù dal ponte? Sì. Ma sta scherzando o cosa? No. Ma c'era più acqua allora? Ma
qui c'è acqua Fonda? Ah. Quanti metri è alto secondo lei? Io non posso dire niente. No. Ma davvero c'erano dei ragazzini Ma che ci... sì, E nessuno ci ha fatto niente? mai nessuno. Mai. Verso nord, da No, parte no. Da questa parte. Ah no, da parte verso valle diciamo. Sì, sì, da qui. Ah, qui è più profonda allora la corrente. Da qui. Sempre stata, era anche più alta a volte? Ah, qualche volta è molto alta. Ah sì? Io ricordo che è stata fino al volto. Ah sì? Sì, sì. Tremenda? Fa paura? Oh, fa paura. Paura, proprio paura. È tantissimo e poi velocissimo, penso. Alta così. Sì, ma io credo che adesso non è mai l'acqua così alta come è prima. Sa perché? Centrali? Elettriche? No, no. Si è rifatta la vegetazione Ah, vero? e trattiene l'acqua È vero. e l'acqua viene pian pianino, Ma ci sono anche centrali elettriche su? ma qui niente. Ah, niente? Qui volevano fare una grande centrale, Ma? non hanno Non fatto. l'hanno fatta. E beh, adesso non l'ha fatta. Avrebbero rovinato tutta la valle. Ah, dice? Perché dice rovinata? Perché l'acqua dovrebbe venire attraverso questo monte e il bisonzo sarebbe asciutto. Ho capito. Svetti? Sveti Anton Prosi? Rosizanas. Cosa vuol dire? Sant'Antonio prega per noi. Ah, prega per noi. E a proposito di Sant'Antonio, dopo mi porta un attimo di sopra a vedere il monumento degli italiani lì. Se avesse 5 minuti. Una chiesa lì da... Ma sì, sempre. Prossimo anno saranno 300 anni fa che sia stata costruita quella chiesa. Era come un patrono qua? Io non so, perché doveva essere qualche ragione per aver Pisone, insomma. Sì. Che è caldo. caldo. Mentre questo è freddo, gelido? Ho 15 gradi. Ah, ho capito. Non è che il Natisone sia tanto più caldo. Oh, perché la Tisone prima è più piccolo e secondo con tutto il cammino che fa il Natisone è voltato verso oriente. Ah, ho capito. Quindi E allora il al sole batte. Il sole batte e hai capito. capisce? Ma quel fiume che c'è dal confine che va giù, diciamo, che torrente è che va giù verso l'Italia? Natisone, Ah, capito, quello è Natisone. E invece di qua cos'è? sempre chiamato Natisone. Ma nasce qui da noi Natisone, da voi in Slovenia? No, nasce in Italia, entra in Slovenia e poi lì a Robiš fa la svolta di 90 gradi e rientra nuovamente in Italia. Ah, ho capito, è sempre in Natisone allora. Chissà come mai il confine è proprio in quel posto. Perché di solito... Vecchio confine, Sì, ho capito, ma di solito i confini vanno sullo spartiacqua. io so. Chissà come mai non hanno fatto un ponte qua, che era più facile farlo il ponte, invece che andare a farlo l'alto. Perché sono i paesi sopra. Sì, ma che discorsi, ma i paesi dopo vanno di qua, no? Sì, lassù strada. andavano a Caporetto, là c'è il paese. Kosse, Cidreznica, Magos, Raune e Gornja Raune, 5 paesi. Va bene. Voi quando siete passati... Ma voi per una volta che siete scappati il ponte era ancora sano? Ma certamente, il ponte l'hanno distrutto pochi minuti dopo quando abbiamo noi Avete sentito quel rumore, quel grande botto? quando abbiamo detto che Il gas. pochi minuti dopo. Quando sono scappati
Sì, qui lo so. La mattina quindi del 20... Sì, verso verso le 10, no? verso le 10, 9, 10 insomma. io so. Sì, in qualche libro è scritto che... Non avevate ancora dormito voi, eravate ancora nella notte stessa? Quella è stata la prima notte. Sì, la prima notte. Guarda che bella lavorata questa terra. Sì, qui è sempre lavorata bene. Come si chiama questo paese? Ladra. Ah, Ladra. Ho dimenticato, farò vedere dopo dove eravamo. Qui a Ladra siete venuti a dormire? A dormire, La notte? sì. Vedi, qui sono queste grotte. Ah, Prima non c'era, vedi questo qui. cosa servono quelle? Prima non erano così Attrezzate, diciamo. Ecco, anche qui una di quelle grotte. Ho capito. E anche qui una di quelle grotte. vedi? Sono proprio delle... Qui insomma siete venuti a dormire, concludendo. Sì, lì dentro. Allora, se una di queste ricorda o più avanti? No, prego. Era proprio su questo. Quella. Adesso Vediamo. ancora 5 passi, vediamo dove era il ponte. Il ponticello. Non ponticello, era il ponte, Di legno? era un ponte fatto in gamba. In legno. E quello non era stato fatto saltare. No, l'hanno incendiato ma non bruciava. L'hanno incendiato gli italiani ma non riuscivano a bruciare questo ponticello in cui siete passati voi, diciamo, per ritornare a Caporetto. Sì, è stato... Ah, hai capito. Era ancora in piedi, insomma, voi eravate venuti a sapere che c'era questo ponte. Quando giro a destra? Qui. Voi sapevate che c'era questo ponticello? Sì, dicevano ponte sei in piedi, noi possiamo andare. Perché sull'isolotto c'era tanta acqua. Oh, allora... Quei giorni lì. Era un po' in piena allora. Poi anche così in settembre, ottobre è sempre un po' di più di acqua. Ho capito. Avete fatto un bel po' di strada però. Guarda che posti là. Sì. Adesso è tutto Asfaltato. cambiato. Qui sotto è stato questo ponte. Ah, ho capito. Non c'è più, bisognerebbe andare dentro lì, insomma. Sì. Ma non vedremo nulla. Non si vede niente. Insomma c'era una passerella. Sì, Che... non passerella. Oh, scusi, proprio un ponte. Sì, un ponte. In legno. Fatto bene da quelli del genio, insomma. Qui. Ah, capito. Era la chiesetta. Che San Lorenzo. Chiesa di San Lorenzo? San Lorenzo. In slavo come è scritto? Sveti Lorenz. Sveti Lorenz. Ecco, quindi possiamo dire che questo ponte era poco a monte di San Lorenzo. Della chiesetta? Sì, della chiesetta. È famosa per qualcosa quella chiesetta? No, niente. Lassù è sepolto quel poeta? Poeta. Come si chiama? Simon Gregorcic. Gregorcic, qua mi giro. Possiamo tornare? Sì. Ah, era in parroco insomma sto Gregorci, era un prete? Sì, era un prete. Adesso poi... Che bei posti. È tutto a piedi, non come adesso con la macchina. Sempre a piedi voglio dire quella sera, quel giorno. A piedi, come? Io avevo macchina. Avevate il carro che l'avete mandato indietro Perché non poteva andare su. quel posto che adesso mi porta. Sì, adesso le farò vedere. Avete mandato Tony indietro? Sì, Tony è andato indietro. Avete un solo servitore o più servitori? Abbiamo avuto un servitore e due ragazzi. E due ragazzi Ragazze e ragazze. che aiutavano in casa? Sì, in casa.
Ecco, allora, mi spieghi una cosa, Laura, tu Ma capisci? qui era strada che portava questa su, strada militare. adesso è completamente Sì, sì, chiuso. cambiato. No, quel capisci? monte lì cos'è allora? Ah, quello lì, È Mataiur? Bataiur, È il confine con l'Italia? sì, Ah, ecco. E davanti invece che chiude, diciamo, e quello lì è il crestone di Stol. Stol. e quello lì era sotto, era tenuto... Quello lì è stato Slovenia, ma lì subito è il confine con l'Italia. Ho capito. E Montenegro qual è? Non si vede. Ah, qui è, vede, questo qui. Ah, ho capito. E la Bainzizza famosa, dov'è? Ah, vai giù. Indietro. Vedi che belle casette sono. Ha visto qua. Stanno bene qui a... Sì, sì, stanno Qui siamo sotto Caporetto qua, Sì, Caporetto. come comune. Sì. Cobarita. Vedi questo Monumento. qui, monumento per i caduti dei partigiani. Ho capito. E invece della prima guerra niente. No, Gli italiani non hanno voluto secondo me. ma io non so. Ma è difficile dire. Forse... Strano che non abbiano, perché di solito ogni paese ha il Sì, suo... sì, invece qui non hanno. E cosa lavorano qui a Caporetto? Che mestiere? Questa gente si la patate grano turco. Sì, ma fanno belle case così con patate e grano turco. Questo si può. Avranno anche un po' di bosco, avranno Un po', si vede, un po' di bosco, un po' di... un po' qualche mucca. Sì. Ah, insomma proprio la grotta era... Ecco. Ma serve da fare una foto? Ah, fa una foto? Così. Scusate, chiedo che me la faccia. È bene. Ah sì. Lui mi ha riconosciuto che sono a Caporetto e anche sì? come mi chiamo. Ah, che? E io non l'ho visto mai in vita mia. Era una persona importante, no? Ma sembra. Se non io, lei, il casato. Vede, tutte queste grotte sono adesso trasformate in Cantina, in cosa di utile. recupero insomma di qualcosa. Ho visto. E quindi insomma vi ha detto il tedesco di andare a dormire qua insomma. Sì. A Ladra. Sotto che monte è di preciso quella grotta? Che nome ha quella montagna? Quel rilievo lì? Sì, peccato, ma dovevano chiedere quel contadino. Porca miseria. Comunque è una montagna che si alza sulla sinistra diciamo dell'Isonzo. Sì, Adesso è adibita tutte quante a cantina o magazzino insomma. sì. L'ossario lì. Sì, no, proprio qui nel momento quando lo facevano io ero a scuola. No, era a scuola. Ma cosa sentiva dire? Che lo costruivano gli operai qua del posto? Insomma? No, non so, ma qualche operaio ero certamente anche. No? E lì eravamo noi. Adesso sì, appena- farò vedere Appena scappati diciamo. sì, dove. Deve andare un pochettino più piano, che non mi scappi L'ingresso. Sì? Attento quando esci. già che sono Attento che c'è un brutto posto lì. Ah, qui sotto, qui siete arrivati subito, insomma, già di notte. di notte, così verso l'ovest. Come mai sapevate che c'era questo posto? Qualcheduno c'ha detto. non Lei so è io. più ritornato dopo di quella volta? Com'è? Lei è più ritornato da quella volta? Ah sì, sono andato, venuto a vedere. A vedere così per ricordo? Sì, per ricordare. Ma
questa strada è stata fatta più tardi, Ah, adesso si può andare su con carro. ah, si può andare? Ah, allora invece c'era questo sentiero, diciamo che... Era sempre per pedoni, Beh, anche adesso, insomma. ma Tanta strada? Tanto a correre? sì, sopra. Ah. È incredibile parlare di queste cose successe tanti anni fa, Sì, che si vedono sui libri di storia. E lei le ricorda invece? sì, io qualche cosa ricordo. Beh, insomma, nel suo piccolo ricorda tanto lei? Lei era un bambino? Sì, bambino ero. Non può mica ricordare quello che facevano i generali. Sì, i generali erano stupidi. Lei ricorda quello che ha dovuto subire dai generali. Secondo me tutti i generali sono stupidi, Anche quelli che adesso vanno, anche adesso, anche quelli che vanno a liberare Dubrovnik. anche adesso, No, quelli no. ma sono stupidi. Purtroppo la guerra a volte avviene quando meno Quando uno non la vorrebbe. sì. Ah, qua. Sì, Cosa hanno costruito? una casa, Ah, c'era, no, all'epoca. qualcheduno. Vede, E qui si è stati di notte, qui eravamo in questo prato, diciamo. in questo prato. Di proprietà di chi era? Ah, sì, Di un contadino, un contadino di Ladra. di nata. Quindi avete... E se andiamo ancora un pochettino, Cosa avete fatto di notte qua? c'erano tende. Ah, c'erano le tende dei soldati italiani. Che erano scappati. No, scappati. Io credo un attendamento Eh. per soldati che andavano al fronte, Ah, ho capito, diciamo un campo base, ecco come. campo base. C'erano queste tende vuote. Eh. Gli hanno detto i stessi militari italiani di venire qua allora. Sì, sì, Siccome bombardavano hanno detto andate su là. C'era gran parte del paese. perché già una volta prima Eh. di questo disastro di Caporetto venivano qui a pernotare, Quando tempestava, Perché- quando... sparavano su Come si può chiamare questa località qua? L'Asa, è quello che mi ha detto. insomma. L'Asna. L'Asna e basta. Un bel posto a vederlo adesso. Sì. E quando siamo noi ragazzi arrivati su dalla strada, allora tutti si sono ritirati in quella gola lì, I vostri... i genitori, gli amici. Ma quello del gas, che dicevano gas, lei era giù? E giù sulla strada, Allora vi siete ritirati su di là sì, su nel bosco. e non avete sentito effetti di gas? No, no? no. E dopo di notte invece siete andati? No, dopo quando nel pomeriggio, quando si è presentato quel soldato tedesco, Ah, lì che sparavano? sì, lassù sparavano. Ah, ho capito. Siamo stato coperte, mutande, Senta, tutta roba bianca insomma, tutta roba bianca, queste donne. forse erano anche mutandine. Ah, non avevano... Bisognava salvare la vita insomma. Sì. Ah, visto che posti, E gli uomini gridavano, voi siete stupide, perché fate vedere la bandiera bianca? A chi? Non c'è nessuno. Ah, dicevano anche. Sì. Li prendevano in giro come? No, perché noi non abbiamo visto nulla. Ah, sentivate però sparare? Sì, Beh, era giusto quindi... ma le donne sono sempre più furbe. Ah, e gli uomini invece li No, prendevano come in giro? Oh, si stupivano gli Sì, uomini? ma sì, perché le donne difendevano i figli. Oh, beh.
Peri. Ma Peri. saranno No, sembra Nessuno vede questo sagrario continuamente. italiano? Sì, Anche sloveni così? Sì. Ma perché è anche un bel posto, forse da vedere, sì, il panorama. ma sì. Ognuno che arriva a Caporetto finisce lassù. Ah sì? Ah, beh, io non ero neanche stato. Sì, sembra, Quello in particolare mi sembra molto bravo, quel giovane qua, dimmi. sembra che Mi ha dato l'impressione che sia molto appassionato, questo qui in particolare. fa il mestiere. Ah, fa un mestiere, sì. Ma qui chi sorveglia questo? Questo è sotto la protezione del consolato italiano Ah, ho capito. di Capodistria Ho capito. e poi c'è qui un uomo Ah, c'è un... sì, pagato, tiene pulizia, apre e chiude. Ho capito. Vostro qui del posto, insomma, non italiano. No. Piano piano. Sì. No. Aspetta. Grazie. Una fotografia. 2014. Vieni, vieni là. Da 500, 500, ma 1000, 2000, 1000 ignoti. Questo è 1014. Io non li vedo, questi proprio non... 7004. 14. No, penso a questi 1000 ignoti, anche parenti non ne hanno capito più nulla. Poverini. Mi dica per quale ragione questi 7000 morti? Che è semplificato che parla. Sì, non c'è nessuna ragione. Io andavo qui su per le montagne nel 1930 un morto Finito? Funziona. È finita la batteria? Leggeva Sì che funziona, come non funziona? Non c'è il rosso. Non importa, ma funziona. Senti, No, della signora rosso. guarda. Diceva che ha scoperto? Io dico che poverini questi morti, anche dopo tanti anni, sono rimasti lassù a giacere. Ah, sì? Sì, nel 1930 ho scoperto io uno morto. Davvero? Nel 1930? Ormai Sì, non c'era per 20 anni. sì. Io ho detto al comando. Cassetta 1995 04B, registrata il 18 agosto 1995. Io? La Sì, chiesa. prima stava. È la precedente. E davanti hanno costruito, 100 anni fa. diceva, no? Che Sì. Questo. E quindi Il Tolmino è giù. no, qui. Lì è Robic. Lì è Robic che Confine. è il confine, Robic. Ah, ho capito, lì ci va l'Italia, insomma.
quei monti lì ultimi, quello d'Italia, quello è il Mataiur. no, Mataiur è questo, Ah, là l'orientamento di cammino. no, Zero. 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 Era Tolmino e Fletto. Sì, Maledizione. Lecco è così dietro questo monte. Ah, capito. Cioè, guardando insomma l'ingresso della chiesa, e sulla sinistra c'è Pletto e sulla destra c'è Tolmino. Sì, E in mezzo c'è Caporetto. sì, Se sono 30-40 km fra Pletto e Tolmino. così qualche cosa. Il gas l'hanno tirato da sia a Plezzo che a Tolmino No, dappertutto? io credo che quelli soldati che dicevano gas venivano su da quelle parti lì, Da Tolmino? no, da questi paesi qui. Vedi, signora, quella montagna lì, 70 anni fa, completamente buia. Mi ha detto sì. Ecco, adesso ne facciamo un'altra foto intera con lei di nuovo. Sa che una delle tante Militari. Di simili lapidi ne erano a centinaia, in ogni cimitero. Lei cosa ne dice? Io non mi intendo Non gli piace però. Forse sarebbe meglio senza questa Questa qui, che è un po' troppo il gusto romano a tutti i costi. Avevano il gusto dell'impero del romano, i fascisti. boh. E che andiamo in chiesa. Aperta, sì. Adesso il parco diceva a me che avrebbe piacere di scoprire, Ma non può perché è sotto l'Italia. e il congelato ha detto no. Questo è anche vero. Eh? Bella. Perché sono 300 anni quelle robe vecchie. Ma sotto c'erano affreschi, no? Cosa pensa? Proprietà, Che proprietà c'erano? che valore c'ha? Poi c'è che è rimasta mia casa qui. Quella casa è stata certamente Rimodernata. rimodernizzata, riparata e così avanti. E io credo che questi sono problemi Insolubili. così un pochettino. Certamente chi dice ma io ho lasciato lì la casa, però non è stato lui obbligato a lasciare. Beh, oddio. Sa, se Con Tito lì bisognava mica scherzare tanto. qui si può Nel discutere. 46-47 Sì. in Istria hanno dovuto... Ma io lo so com'è, perché È un po' come polizia etnica di adesso. un pochettino, ma L'impressione è mia. chi voleva restare poteva restare Questo è vero, ma e perché non mi è successo nulla. Questo è anche vero, forse viveva un pochettino impaurito. Io non dico questo, ma se voleva poteva insomma restare. sì, chi voleva, Era perché Sì, sono scappati io gli avevo- altri. così la gente è stupida, vede che anche adesso lì a Knin si sono alzati 250.000 persone, ma Croazia non ha detto andate via, perché Croazia avrebbe forse interesse che restasse tu. Allora non parlo più. È che magari a volte si segue il fiume. che Così, corre. se lei comincia a dire io vado via, porta via la signora, porta via i bambini, allora dice
il vicino, ma vado anche io. Sì, può essere così. Questo, Non è da escludere che... non si può ragionare su questa roba. Via. Ma voi siete un po' fuori però. No, sì, Voi siete abbiamo in isola? sì, quello è weekend chiuso. Ah, un weekend? Sì, noi abbiamo a 2 passi da nostra casa bruciava una. Sì. Sono le 10 di sera, bombardavano, mamme scappavano da casa con bambini, con fagotti, con valigette e nessuno non sapeva dove andare. Mia moglie ha detto noi due non andiamo in nessun luogo. E lei però cosa diceva? Io dicevo sì, Avete una cantina, qualcosa sotto? non abbiamo cantina ma è una di bettone armato, Ah, cemento armato. cemento armato, ma è poco. Oh. Dicono che devono essere 2 strati Ah. e 2 piani per resistere a queste bombe. E voi ne avete uno? Uno. Ma adesso è fuori nell'isola di weekend? Quello lì è piccola casetta, cosa vuole dire? Come si chiama quell'isola? Colocep, Kolocep? Colocep, Con la K? sì. Kolocep. Quanto distante da Dubrovnik? 30 minuti così con motoscafo. C'è una linea? C'è un motoscafo pubblico? Sì, ma lì ci sono tanti motoscafi che può continuamente andare con qualche amico conoscente. Ma avevo anche io motoscafo, ma l'ho venduto. Tanti abitanti di Dubrovnik hanno la casa lì, Ah sì, molti hanno. quindi molti vanno in quel posto lì Sì, a rifugiarsi. Sì, Adesso dovrebbero partire, avanzare chi lo sa cosa sarà. Ah, non è così semplice. i Trebrenija lì. Non è semplice. Non è semplice. Semplice è dire, ma è più difficile andare a morire. Quello è il punto. Dove andiamo? Per andare dal Lì, parroco? quella casa lì indietro, qui qualche posto. Ecco qua che troviamo giusto più di davanti. Appena vedere i morti, vede nell'ottobre, settembre-ottobre 1918, qui morivano di fame a Milano. No, il Caporetto non era tanto perché È stato proprio, vede, anche morivano soprattutto bambini in questo periodo qui dai 2 invece no, ma Ecco, volevo fare questa piccola, dare un'occhiata, contarli, quanti erano morti, se era possibile. Perché è differente, no? Qua questa invasione non era da parte dell'Austria, cioè qua era l'invasione dell'Italia, no? Perché sì, infatti non aveva che cercare qua, perché non era gente, nessuna famiglia italiana, Grattoni l'unico che era. Solo uno. Come si chiamava? Grattoni. Grattoni, cosa faceva? Quello era un fabbro operaio, no? Che più da Manzano poi è già slovenizzato, cioè perché già antenati tanti anni prima. Sono venuti qua anzi qui da Milano, del Corriere della Domenica, una volta chiedono dove sono quelle famiglie italiane che sono venute a liberare l'Italia nella prima guerra. Mi sono chiesto, ma che famiglie italiane? Se vuole dire vostro anche per 100 anni di registri di battesimo neanche una famiglia era italiana, forse 1 o 2, no? Ma era così poco, anche se siamo alla vicinanza d'Italia, invece non c'era perché abbiamo questo cuscinetto di sloveni che sono della Venecia, che erano sotto l'Austria, che certo adesso hanno cercato di convincere che non sono sloveni e dopo la quinta generazione hanno questo sentore di essere italianissimi, anzi non sloveni. E non so parlare italiano. Dove? Qui, la Venecia, la Ma Stata penso anche italiana. qui, ma non qui
La Diciamo. storia friulana, Ah, la storia friulana, sì, era San il Pietro, cedimento tra sì, sì, ho l'Italia e capito. noi. E non Ho sa, letto- ho letto dice che è italianissimo e non sa parlare italiano. penso che è stata una scoperta, io non lo sapevo. Ah, certo, ma anche quei due giornalisti che sono venuti qui da Milano, ho detto, ma che cosa? Allora, per cosa è venuto? Anch'io mi chiedo. Quanto tempo Perché fa sono venuti questi giornalisti? Sarà già il 60° della sì, 78 allora. Sì, sì, sì. Ho Mi capito. pare di avere ancora quel numero. Sì. Sarebbe interessante se lo avessi. E sarei curioso a vedere come hanno poi risposto. Sì, sì, anche Come hanno perché qui il nostro Pozzilian sono andati da loro, Ah, poi sì. li hanno mandati da loro. Cottilian chi sarebbe? Sì, era Il soprannome di una famiglia, lì vicino alla nostra casa. Non ho capito. Beh, se lo trova sarà sempre difficoltà. A me interesserebbe soprattutto. se dove si vive, cosa succede, cosa è Certo, succeduto. è fondamentale. Dietro, no? Altrimenti senza le radici come si può vivere? No? Questo è fondamentale. Appena venuto qua mi sono chiesto, ma chi sono qua? Erano italiani, erano chi era? Lei da dove viene? Sono di Montenero, Libia. Livia. Il nome suo come si chiama? Rupnik Franz. Rubnik. Rupretti. Dopo me lo scriva, cioè, perché purtroppo sono assolutamente incapace di capire. Queste sono un po' parole, vediamo. Quindi bisogna portare fuori la lingua dalla scuola e in 3 anni hanno escluso la lingua slovena dalle scuole, hanno chiuso tutte le librerie, tutte le aziende, tutte... Mi ha raccontato. Sì, hanno bruciato perfino quella casa di cultura che era il centro anche economico di Trieste nel 21, già prima del fascismo. Hanno già E poi era quale casa di cultura? Questa non so. quella di Trieste. Ah, Sì, la Rodindon. No, non è famoso. Era un palazzo Ah. segno dei sloveni che è stato bruciato. Ah, sì, sì. Etnocidio è... Genocidio vuol dire ammazzare proprio. Li hanno anche ammazzati, fucilati tanti che hanno... Tanto che così. è stato Anche suo fratello erano... E quindi dovevano pure... suo fratello. Cosa ha fatto suo fratello? Quanti sono emigrati giù in Argentina? Io credo un 80.000 sloveni di queste ragioni. Qui sono venute in quei 25 anni 80 famiglie italiane solo a Caporetto e sono stati battezzati 120 bambini qua a Caporetto che in quegli anni il Caporetto non era più sloveno, perché la nostra gente ha dovuto andare fuori, ha dovuto parlare, qui si parla solo italiano a scuola. E guai, anche io sono stato al seminario Udine, proibito parlare in sloveno, la Chiesa Cattolica, che anche Nogara e che Margotti hanno dovuto cedere al fascismo, quindi hanno detto che così è l'ordine, qui hanno cacciato la lingua perfino dalla Chiesa, qui nel nostro litorale, c'è qui la Venecia, no? La Venecia sarebbe di là in Italia, Sì, ma nel 1933 hanno proibito di parlare in chiesa. Ho letto ieri un libro, Sì, giusto. un libro. Anche qui è stato proibito allora di parlare. Qui, certo, anche qui hanno Ma anche la Chiesa, tante ma anche la Chiesa ha pressioni, proibito. la Chiesa dopo hanno ceduto, anche i vescovi. No, gospode, kam če mu pokažete preveč, ga boste imutriniti. Sì. Ha detto che se le mosche troppo sarà più giornate qua, se no, Io devo limitarmi al periodo della primavera. sì. E no, sono cose dolorose, quindi bisogna conoscere la storia, per questo dico io, no? Quelli che dicono li facciano soltanto moquette, ecco qua, Caporetto è diventato. Innanzitutto Proprio quelle pagine dove mi hanno anche fotografato questi due, sì. e dopo intanto se fosse così gentile di rintracciare i registri, che a me lo scopo principale. Io ho fatto già un riassunto breve di tutta la storia. Se ha un libro da vendermi io lo compro più che volentieri, però non l'ho ancora pubblicato perché io sto facendo delle ricerche. Appunto, a me interessa solo vedere come fare questa piccola statistica che ho fatto, come l'ho mostrato. Sì. Capito? Erano non voglio fare nati altro. perché tutti erano in guerra, no? Pochi un attimo, però le morti erano normali, non erano tanto. Non volevo vedere. Per
resistente con la quale avvertiva gli austriaci sul Köln dove vanno le truppe italiane. E invece lui ha letto il giornale, lui che era ancora vivo. Comunque qui lei, c'è anche lei qui. Aspetti, non so se in quello o questo. Guardi questo. No, perché lei mi ha detto che... Deve essere una foto, se non una foto. No, che i tedeschi, che i giornalisti sono venuti a intervistarlo. Sì, anche. Hanno messo su questo giornale... Aspetti qua è Domenico Corriere. Ah, eccolo qua. Caporetto, oggi con me, dopo 60 anni, era questo l'intervista? Sì. Domenica Corriere 10/11/1977. Giancarlo Piovani. Ah, comunque riconosce che sono tutti di lingua slovena gli italiani e gli abitanti. Ma lì ha pure detto dopo, quando gli ho spiegato, questo giornalista ha detto, ma mi meraviglio, non so come lei, no? Perché è sull'ignoranza, non conoscere la storia, lì sono fondate tanti pregiudizi, tante storie, invece bisogna... Su questo mi sono messo proprio a vedere le cose come erano una volta. Poeta che sta qui in paese. Sì, lo stato, sì. Leggeva... Cappellano. era cappellano qui? Sì, erano 4 anni qua del 68. Morto nel 1906. Sì, è sepolto qui vicino a San San Lorenzo. Lorenzo. Mi ha mostrato prima, sono andato... Sì. Risorto dal campanile della chiesa di Sant'Antonio. Qui invece la vita si svolgeva normalmente qui a Caporetto perché il decano era anche il vicario generale che aveva potere anche di decretare ai preti. Lei non è una fotocopiatrice qui, c'è in paese una fotocopiatrice? Sì, ce l'ho io. Ah, allora mi fa una cortesia dopo di anni perché non faccio tempo a vedere. Questo qui. Il suo nome, eccolo qua, casa, il parroco Franz Rupnik. Sì. Ah, eccolo là. Franz Rupnik. Come si pronuncia? Rupnik. Rupnik. Perché anche ci ribattezzavano gli italiani, non volevano questi nomi, perché non si era Ruppini, bisogna dire. Sì, benissimo, Sio Ruppini. Adesso ma quelli che volevano avere un ufficio dovevano cambiare il nome, altrimenti non ricevevano l'ufficio. Doveva italianizzato. Lei di che classe è? Io sono 24. Un po' qualcosa ancora? 4, come no? 24, è da 70 anni già. Certo, oltre. Cara miseria, no, 50. No, non sono tutti giovani. Porta bene quest'aria di Caporetto, di Capoparite qui. Lo so, non è troppo. Aria fresca, pulita. Non è troppo, no? Perché come no? queste sono storie proprio da piangere. Robe proprio. Quando vengono su questi gruppi ogni anno, il console e così avanti, almeno adesso cominciano a pensare che Dio ci dia la sana ragione per non fare queste stupidaggini che abbiamo fatto in tante guerre, anche in questa. Ammazzare qui soltanto in questo posto 7.014 quelli che li hanno trovati sono qua al posto, poi altri 5 o 6 o 7.000 austriaci, ungheresi, cecoslovacchi dall'altra parte, poi nel Goreziano sono soltanto 80.000 a Oslavia, quelli intorno a Montesanto, poi sono 100.000 a Re di Puglia, ma sono robe proprio da pazzi, no? Sì, possono fare solo... Perché qui ha messo un punto di domanda? Perché Non è Caporetto, no? Anche Mediote è stato da me, gli ho detto che non è Caporetto, io sono un paese friulano. E so che perché c'è nel diario che è stato a raccogliere gli italiani venuti su nel 18, nel 15 anche il parroco, il podestà, Mitrovic, gli altri, cosa hanno fatto? Li hanno messo in carcere perché avevano sospettavano che avessero
le armi chiuse, che soltanto ho fatto una bella faccia. Dopo quando avevo stato tutte queste posti li hanno lasciati. Quindi non può essere, infatti è un falso storico, No, diciamo, no, questa cosa. sono sbagli, ma può fare ogni storico quando si cerca cosa può essere. Se si cerca la verità, non si dovrebbe fare. Non si dovrebbe, eppure si fa. Errare humanum, no? Studiavamo molto. Ecco, se poi sono questi libri su tutti questi emigrati, quelli che erano dovuto scolare qui in Italia, nell'ultima guerra poi è uscito questo, di cui anche un professore che voleva interessarsi di una foto gli ha risposto, poi non ha risposto niente più. Anche questo è uno sbaglio, non ho fatto la foto giusta, deve essere stata dall'altra parte, perché il ponte so che a Dresde ci sono da questa parte, invece questo è il ponte sul Zonzo, che è provvisorio, l'hanno messo sull'italiano. Sì. Va bene. Adesso ci sono messo già da tanti anni a... No, lei, guardi, ricercare. lei faccia la sua ricerca. Se a me potesse fare questa ricerca, che dopo io stasera non potrei più venire, perché è già la terza volta che vengo. Andare già. Io sono già venuto 3 volte, non da lei. Una volta? Sono venuto una volta al museo, una volta ho parlato con il signore Masera, e questa sera anche, perché dovevo, se non le dispiace, produttori. Sì. No, ma lei fa... Sì, anche. Io ho piacere che lei faccia questo libro per cui sta lavorando. Sì. Che è 15 morti, 80, sì, 58. Ecco, totale... 58 per provare quanti sono invece nei 14. Ecco, no, vediamo l'ordine 13 il totale, vediamo se facciamo solo i totali. 13 vuole. Sì, prima della guerra. Prima? Tanto per vedere. Per vedere che anno vuol vedere? 1913 ora, totale i morti. 13. Facciamo fino al 19, facciamo il totale. Sì, sono qua. Erano morti 36. Poi nel 14 sono morti questi sono 33, dopo eventualmente 36, lo stesso, 37. 37, Mi aspetti, ci sono un po' di un'altra parte ancora. 30, sì, qua sono 37, 34, qua, quello 41 nel 14, poi nel 15 sono morti 15 sono morti 58, però sono tutti pneumonitis, marasmus, senilis, marasmus, erano tutti c'è qualche soldato italiano che è segnato, no? No, qua perché era un altro, sì, un tifo era che fa anche tifo, idopisi, sì, le cose della morte, marasmus, meningitis, meningittis, Ma diarrea. questo era la diocesi di Udine? No, perdono, che diocesi era qui? Gorizia. Dipendevate da Gorizia, Certo. come diocesi. Sì. Era lei che mandava fuori questo tipo di registro oppure era l'Austria? Era l'Austria, perché, Perché avevate anche un compito civile? Allora, sì, quella volta dovevano dare anche il numero dei nati, sono latino, tutte le erano in latino, erano scritte. Anche qui era Sì. ma anche qui è scritto in latino. Certo. Ecco, tutto in latino. Ma questo insomma era sia il registro della parrocchia sia il registro civile? No, sì, però quella volta già sotto l'Italia hanno cominciato già a scrivere anche registri civili, no? E diventavano due all'epoca? No, Quella volta dopo la guerra gli italiani hanno cominciato a fare, prima già i francesi anzi, anche lì hanno fatto registri, li hanno copiati gli altri nostri e poi hanno cominciato a scrivere, perché anche il matrimonio civile era sotto i francesi già. Cominciavano. Allora, E siamo qui arrivati sono nel 1556, sì. Però sono tutti marasmo, senili, Sì, marasma, tifo, questo tifo, sì era, il tifo era. vogliamo il 17 allora adesso? Sì, nel 17
Una volta sono morti anche in due qui della Venecia, della Slavia Friulana. Quando allora? Quella volta nel 17, Dell'offensiva? dell'offensiva. E come mai? Per caso, passavano qui per strada, quella volta era una ronda. E sono stati ammazzati dalle bombe, insomma? Sì, dice... Due frullani? Sì, due. Della Venezia proprio? Sì, qui sono andati fuori. Il 24 di questo giorno, 24. Uccisos a granata i nemici. Hanno scritto Simon Coren e uno qui da Magos, che non era qui, Magos deve dire. Mi sono detto che tu che travi, il sepolto Scoporetti. Era forse nelle vicinanze. Non era Poi qui è un tumore addominale, tubercolosi. Non mi interessava soprattutto il discorso qui della della guerra. Quello era un vulneratus in bello, era un certo Zorza qui da Marsino, in Veneto, qui, proprio dietro il monte. Quello poi anche vulneratus in bello, anche un altro, Natale Zorza. Potrei fare una fotografia. Io ho la macchina fotografica. Sì, vuole. Questi sono i due ucciso e granata in Silva, questo sono dopo la guerra, erano questi bambini che giocavano. Interessante. Quelli poi c'erano due che in Sugizia, c'era una granata trasmessa. Queste granate, adesso si lancia Sugida. Ecco. E questi qui loro nel 17 quanti sono morti? Ecco, nel 48. abbiamo già scritto. 48. Nel 18? 18 invece... Ecco qui. Ha cambiato parroco. Certo, è morto nel gennaio di questo decano. Peternel diceva. Peternel, sì. Quelli di nome come? Che non mi ha saputo. Giorgio. Yuri. Come si dice Yuri? Giorgio. Con la I, faccia scrivere. 62. Ah, proprio non c'è stato allora la moria, diciamo che c'è stato. Ha visto? No, niente. Esplosione, granate, mortale per vulneratus. Qui è un altro di Sterosero che giocavano questi bambini dopo, trovavano fuori questi perché buttavano via le armi. Proprio... Ha visto invece da noi... Giuseppe Sfon, anche di Caporetto, granata mortale per vulneratus. Ecco. Giorgio. Sono tanti. Ascolti, Sì. quel 24 maggio lì, Sì. io capisco, lei giustamente è un po' geloso di quell'episodio del parroco. No, perché? No, L'ho se posso... già stampato il proprio libro da noi, però chissà dove trovarlo. non sa dove trovarlo, dice. No, quella cronica ce l'ho. No, qui scritto che mi sarebbe molto interessante fotografare quella, capisci? Dopo qualcuno mi fa una traduzione, lei, insomma, qualcuno mi fa... Sappia. La sua scrittura proprio. Questo qui dopo ho continuato avanti, c'è la chiesa. 1862 e dopo il Genova. Ecco qui. Ah no, mi dica dove è il posto. Ah, qui si potesse fotocopiare a questo punto. Qui non posso fotografare. Qui scrive il giorno in cui sono spostati po italianski včasni, per vuol dire molte maldicenze ho dovuto sopportare a causa dei giornali italiani, perché hanno inventato questa storia che il 26 maggio, quando andava male... Traduca letteralmente, che allora io qui registro. Sì, ecco. Molte maldicenze ho dovuto sopportare a causa dei giornali italiani che si sono inventati, hanno detto le bugie. Per esempio il 26 maggio, quando l'esercito italiano non andava diritto verso, attorno a Dresnica, questo paese sotto il Köln, dove si giravano da una parte o dall'altra, non andava giusto, sempre gli austriaci sapevano subito le loro mosse e cercavano sempre di rimediare, non lasciarli progredire. E questo era diventato un po' sospettoso per gli italiani e hanno pensato che qualcuno deve aiutare, deve avvisare gli austriaci di questi movimenti italiani. Sono venuti questo pensiero che forse deve essere a Caporetto, forse nella torre,
qualcuno che dia questi segnali agli eserciti austriaci. Questo era inventato, non era, perché anche qui da questo campanile non si vede, neanche non si sente così lontano. E anche hanno proibito suonare, anche per le Sante Messe, sì, anche per le Sante Messe non si poteva suonare, anche l'Ave Maria no. Qualcuno è andato così avanti in questa sua fantasia che ha scritto in un giornale italiano che hanno trovato un telefono dietro l'altare maggiore, con l'aiuto del quale cercavo io di avvisare gli austriaci